Siamo in diretta. Sì. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo con qualche nota tecnica. Come vi ricordate dalle altre due serate, dagli altri due incontri, ci sono dei problemi diciamo di diretta vera, per cui tra noi che parliamo e voi che sentite c'è tra i 10 e i 30 secondi di ritardo, per cui è impossibile, diciamo, interagire con voi, col pubblico, usando l'audio. Quindi scrivete nei commenti quello che volete chiedere, i commenti che volete fare, scriveteli nei commenti. Per cui saremo io e Marco a seguire questa parte, mentre Canzio si occuperà della sua, che è quella più importante, di fare la sua chiacchierata. Le stupidaggini sono le mie, le cose serie è l'autore. E io faccio quello che si perde a metà strada. Devo dire che questa volta, incredibilmente, sono riuscito a non far crescere niente. Mentre le altre due volte, 3 minuti prima, tutte e due le volte mi è successo che ho fatto crescere il C'è sistema. tempo. Va bene, come siamo messi adesso come pubblico? 1. Fantastico. Saluto. Chiunque egli o ella sia. Il poco numeroso pubblico. Va bene, è il brando. Vabbè, se c'è qualcun altro che si faccia avanti, adesso non nascondetevi, non fate i timidi, dai. No, poi abbiamo visto che la gente arriva con un po' di ritardo. Allora, comincio a fare una piccola presentazione. Ho chiesto a Canzio di farci questa serata, perché lo conosco da tempo. Ho visto come lui e Gianluigi, il suo socio, che in questo caso non c'è perché in altre faccende affaccendato, riescono a raccontare delle cose tecnologiche con una leggerezza e con mi verrebbe dire, ricchezza di contenuti non leggeri, ma rappresentati in modo leggero, che a me ha colpito, anche perché, diciamo, spesso e volentieri si sente parlare di cose tecnologiche dove, ecco, no? Invece con lui e con Gianluigi, diciamo che è sempre un piacere stare a ascoltare, ecco. E quindi ho già visto questa presentazione, a me è piaciuta moltissimo, e come ho scritto in qualche post dicendo che si potrà scoprire come dei classici della letteratura, del cinema, della televisione, o ancora delle cose che non sono ancora classiche ma magari domani pomeriggio lo saranno, no? In realtà possono offrire degli spunti molto interessanti per ragionare sulle intelligenze artificiali e su quello che con l'intelligenza artificiale è collegato. Non è solo una chiacchierata sulla parte tecnica dell'intelligenza artificiale, ma sul mondo. È corretto, Canzio? Sì, è corretto. Il tentativo che abbiamo fatto con Gianluigi, con cui tra l'altro mi scuso perché io farò una presentazione anche alle sue parti e sicuramente non sarò così brillante come lui di solito, però il tentativo che abbiamo fatto noi è proprio questo qui, di cercare di scrivere un libro sull'intelligenza artificiale che non invecchiasse il giorno dopo, che fosse poco tecnico e che aprisse la comprensione dei concetti generali dell'intelligenza artificiale anche a persone che non vivono di tecnica pura, insomma. Senti, ma visto che hai detto la parolaccia, libro, no, io avrei una domanda. Che intelligenza, un parolone qui. Quella è un'altra parolaccia, ma nel gruppo la sentiamo tutti i giorni, 1000 volte al giorno, mentre la parola libro si sente molto meno. Sì. Allora, sull'intelligenza artificiale è già da tempo ormai che stanno uscendo 1000 libri. Era necessario un altro libro? Allora sì, io ti dico di sì perché l'ho scritto, quindi per forza ti dico di sì, ma penso di sì davvero, nel senso che noi eravamo partiti nel settembre 2022 a fare degli incontri in cui spiegavamo il concetto di metaverso, che è una parolona bellissima, a persone non tecniche, partendo da Dante o da Alice nel Paese delle Meraviglie. E abbiamo continuato questo filone. Noi pensiamo che sia indispensabile
far capire che hanno dato questa etichetta che funziona molto bene come marketing di intelligenza artificiale a un'evoluzione digitale che è in atto da tantissimo tempo e che in realtà si basa sul pensiero dell'uomo che viene da lontanissimo. Per cui sono tutte cose che evolvono col tempo, che le persone avevano in mente e che ovviamente sfruttano tecnologie avanzate. Allora il nostro modo di spiegare i concetti di base dell'intelligenza artificiale generativa e conversazionale è, credo, abbastanza diverso da tutti gli altri manuali che trovate su come fare i prompt, su come usare ChatGPT e così via, che sono tutti utili e importanti. Però credo che sia necessario anche dare consapevolezza e spiegare i concetti in modo comprensibile anche a chi non è davanti allo schermo di un computer per tutto il giorno. Sì, tra l'altro, se mi permetti, una cosa che io trovo molto utile è che io so che voi le mani dentro l'intelligenza artificiale se la mettete. Sì, sì, Mentre sì, so, sì, sì, vai. mentre sento di tanti che ne parlano, ma che le mani dentro non ce le mettono. E che a me sinceramente questa cosa lascia, diciamo, perplesso, nel senso che su una cosa così nuova, che tutto sommato non si conosce, non si conosce prima nella storia nostra, no? Parlarne senza aver alzato il cofano del motore e vedere come funziona, cosa c'è dentro, mi sembra strano, quantomeno, mentre io so appunto che, conoscendovi, so che le mani dentro se le mettete e se le mettete bene. Sì, Ecco. io penso che sia Quindi, impossibile spiegare una cosa così complessa se non la si conosce bene prima. E soprattutto un bluff che dura poco stavolta, È mi un bluff sembra. che dura poco, lo Insomma, scopri alla seconda domanda. Devi sì. prima capire i meccanismi che ci sono dietro e poi a quel punto semplifichi e riesci a spiegarla anche a chi magari appunto non è tecnico. Pierluigi di mestiere, Gianluigi di mestiere Bonanomi fa il formatore, quindi proprio il suo mestiere è spiegare le cose alla gente e lo fa in maniera assolutamente eccezionale. Io di mio lavoro in un'azienda che invece sviluppa software, anche machine learning e intelligenza artificiale, stiamo sviluppando un chatbot interno aziendale e quindi ogni giorno ci sbattiamo la testa, dopodiché ovviamente quello che capiamo cerchiamo di renderlo fruibile nelle nostre conferenze, nei nostri incontri con le scuole, con le associazioni e così via. Va bene, direi che possiamo cominciare. Partiamo. Allora io Partiamo. condivido il mio schermo e parto con la presentazione. Allora, condividi schermo. Schermo intero, questo qui, lo condivido e poi facciamo partire, eccola qua, la presentazione, spero che la vediate. Questi siamo noi Sì. due, Gianluigi Bonanomi e Canzedudi, che sono io. La copertina è già da un'idea di come l'abbiamo impostata, ci sono dei riferimenti, qualcuno magari lo riconoscete, qualcuno no, e noi usiamo più di 100 riferimenti a opere letterarie, pittoriche, musicali, cinematografiche, serie TV, per ragionare sui concetti di base e anche su alcune problematiche che l'intelligenza artificiale apre di fronte a noi. Però l'inizio è sempre una sigla e noi partiamo con la sigla. Non ve la faccio sentire tutta, ma sapete, avete capito che era la voce di Mina clonata per cantare Bohemian Rhapsody dei Queen, e quindi per fare il verso a Freddie Mercury. Mina non ha mai cantato questa canzone. L'intelligenza artificiale permette davvero di lasciare libero sfogo alla fantasia e creare cose che possono essere molto belle e interessanti. Ovviamente puoi anche creare cose che sembrano vere, e quindi ci sono tutti i problemi che state vedendo in giro. Poi adesso siamo in piena campagna elettorale permanente in tutto il mondo, per cui è chiaro che queste cose suscitano anche un po' di perplessità. Però dobbiamo anche appunto far notare che a questo punto il vero limite diventa la nostra fantasia. Allora noi abbiamo provato a scrivere questo libro, abbiamo anche creato un chatbot che permette di colloquiare per avere qualche informazione in più sul nostro libro. Abbiamo inserito molte opere pop all'interno del libro, qui ne vediamo alcune. Vedete, il chatbot dice uomini che mi amano,
perché ovviamente è un chatbot e quindi correttamente si sente lui, cita 2 milioni di odissea nello spazio. Edgar Allan Poe, che è citato per spiegare le allucinazioni, Brasil, che parla naturalmente della democrazia. Il titolo è evidentemente tratto da Uomini che odiano le donne, che è una delle citazioni, ma ci serviva anche per spiegare che noi vorremmo abbattere questa aura di paura e terrore che è nata dal 30 novembre 2022, appunto come se quel giorno lì fossero scesi alieni con l'intenzione di distruggere il mondo e noi non avessimo la capacità di difenderci. In realtà proveremo a spiegare che sicuramente ChatGPT è uno strumento informatico straordinario, ma che nasce da una storia lunga, non nasce dal nulla, e soprattutto per ora, e anche questo proverò a spiegarlo fra qualche minuto, il controllo è ancora nelle mani dell'uomo, il che non so se è una buona o una cattiva notizia, visto quello che succede nel mondo, ma comunque starà a noi decidere se questi strumenti così potenti miglioreranno le condizioni di vita delle persone, oppure se continueremo nella nostra strategia di arricchire pochi e di rendere la vita impossibile ad altri. Allora, prima cosa che ci tengo a dire, voi lo sapete, sicuramente siete persone esperte e con voi ne parlo velocemente. ChatGPT non è un motore di ricerca. Tutte le volte che noi facciamo un incontro, soprattutto appunto con persone curiose ma non particolarmente esperte, tutti quanti alla fine fanno la domanda: guarda, io però ho usato ChatGPT, gli ho chiesto chi è il direttore di questo giornale e lui mi ha risposto con un nome sbagliato. E diciamo sì, ci mancherebbe altro. Tutti quanti molti, non tutti per carità, molti stanno usando ChatGPT come se fosse un motore di ricerca che semplicemente indicizza alcune risposte che trova in rete. La prima cosa che bisogna capire usando i chatbot è che in realtà bisogna conversare con loro, spiegare chi siamo, perché facciamo queste domande, dove vogliamo arrivare, continuare a fare le domande fino ad approfondire il tema che vogliamo. Conversare con ChatGPT è una tecnica, fare i prompt, e questa è una nostra opinione, non è un mestiere. Abbiamo spesso sentito parlare di prompt engineer, perché all'inizio fare i prompt era una cosa così esclusiva che lo sapevano fare in pochi, ma deve diventare una competenza, non un mestiere. Tutti noi dovremmo imparare a fare i prompt in modo tale da ottenere le risposte che vogliamo. Quindi chiediamo, per esempio, se io fossi un bambino di 10 anni, spiegami chi sei e cosa sai fare. E vedete, lui usa delle metafore che vanno bene per un bambino. Parla di un libro magico, parla di storie, parla di amici, di un amico che ha letto molti libri, parla di cose che un bambino di 10 anni riesce a capire. Evidentemente, se io invece gli faccio una domanda diversa, come vedete, inizia una risposta che è completamente differente. Quindi la prima cosa da capire è che stai conversando con un programma che simula in maniera eccezionale, devo dire, la conversazione con una persona molto preparata ed esperta e che capisce il senso di quello che tu gli chiedi. Allora, noi ora proveremo quindi ad approcciarci, come abbiamo detto prima, introducendo degli ospiti, che sono delle opere di vario genere, e tramite questi ospiti proviamo a spiegare i concetti generali alla base dell'intelligenza artificiale generativa. E il primo ospite, questi sono gli ospiti che inviteremo alla nostra riunione. Allora, il primo ospite che introduciamo è Cyrano de Bergerac. Sicuramente voi ne avete sentito parlare, è un personaggio in realtà realmente esistito, ma che Émile de Rostand ha reso celebre in una sua opera di fantasia. Cyrano de Bergerac, lo sapete, è un personaggio molto timido, anche perché ha un naso molto prominente che lo rende
che è molto insicuro nei confronti delle altre persone, soprattutto delle donne, ma ha un animo poetico, gentile, e quindi cede le sue poesie, le sue serenate, le sue frasi romantiche a un amico più giovane, più bello di lui, che si chiama Cristiano, per far innamorare Rossana, che è la donna di cui entrambi sono innamorati. Allora noi ci chiediamo se per caso da 30 novembre 2022 Cristiano può fare a meno di Cyrano e può quindi utilizzare un generatore di testi per farsi creare delle poesie, delle serenate, delle espressioni romantiche da poter usare durante il corteggiamento. Quella della generazione testi è stata probabilmente la prima funzione che è esplosa dal 30 novembre 2022. Miriadi di studenti, giornalisti, scrittori, saggisti hanno subito capito che avevano di fronte qualcuno che poteva dare loro una mano importante. Deve essere chiaro che nessun generatore di testi sostituisce l'autore della relazione, del romanzo, del saggio, dell'opera. Questi strumenti aumentano la velocità, possono aumentare la creatività, possono dare una mano significativa, ma serve sempre l'uomo per generare l'idea iniziale, per elaborare quello che il generatore di testi gli dà, per definire la versione conclusiva dell'opera. Io un mese fa più o meno ho letto un articolo che diceva ChatGPT vince un premio letterario in Giappone. Mi sono molto sorpreso del titolo, sono andato a vedere l'articolo che diceva tutt'altro, e in effetti si è scoperto che una bravissima scrittrice giapponese ha ammesso di aver usato ChatGPT per velocizzare la scrittura del suo romanzo, e che però alla fine tutto il testo era suo, un po' perché l'ha scelto lei, un po' perché di fatto l'ha cambiato quasi tutto. La parte poi, se sapete che oggi ci sono degli strumenti che permettono di valutare l'impatto dell'intelligenza artificiale sul testo, l'indice veniva fuori intorno al 5%, quindi certamente se usato con intelligenza può aiutare a essere più veloci e magari più creativi, a drammatizzare meglio certe scene, ma non è possibile sostituire uno scrittore ad oggi con un generatore di testi. È un po' quello che ci succedeva, no? Paolo, io e te abbiamo circa la stessa età. Quando eravamo ragazzi noi dovevamo fare delle ricerche, ci trovavamo tutti assieme a casa di uno degli amici e la ricerca veniva in maniera diversa a seconda se uno aveva il milione, piuttosto che conoscere, piuttosto che sapere, o l'enciclopedia garzantina. Se poi c'era quello con l'enciclopedia britannica e tu sapevi l'inglese, venivano fuori relazioni bellissime. Però poi la prima cosa che dovevi saper cercare l'argomento giusto rispetto alle relazioni che dovevi scrivere. Dovevi comunque copiare, cercando di copiare in maniera intelligente, e poi dovevi diversificarla, perché se tutti facevamo la stessa relazione, alla fine ovviamente si capiva troppo bene che non era farina del nostro sacco e non era mai farina del nostro sacco in nessun caso. Qui è lo stesso. I ragazzi che usano ChatGPT fanno bene a usare ChatGPT, non è una malattia, non è un difetto, non è un tradimento, non stanno abusando della fiducia di nessuno, però lo devono usare con intelligenza, devono fare la domanda fatta bene, devono conversare col chatbot e devono poi essere loro ad estrarre le informazioni in maniera corretta. Facciamo un esempio: se tu gli chiedi chi era Giulio Cesare e poi fai cut and paste di quello che ti scrive ChatGPT, vieni giustamente cacciato a casa con una sospensione, perché non ne esce niente di interessante. Se invece incominci a ragionare, a chiedergli, se io fossi uno studente, come dovrei impostare? Allora lui ti spiega l'introduzione, biografia, contesto storico, campagne, e poi gli dici, ok, allora possiamo approfondire il ruolo politico? E allora in questa maniera qui, usandolo in questa maniera qui, è uno strumento davvero potente. È fondamentale controllare tutte le fonti. ChatGPT, lo sapete, ha le allucinazioni, poi ne parliamo e spieghiamo perché. Vuol dire che se una cosa non la sa, la inventa, e quindi tutte le fonti che cita vanno verificate e controllate, perché potrebbero non essere vere. Quindi c'è un lavoro da fare, c'è da fare bene le domande, c'è da conversare, c'è da approfondire, c'è da cambiare il testo in modo tale che diventi col vostro stile, col vostro modo di dire le cose, e c'è da controllare le fonti. Come vedete è uno strumento che facilita e aiuta, ma da solo lui non va a scuola e non prende i bei voti. Quando è uscito ChatGPT, uno dei grandi allarmi, ve lo ricorderete di sicuro,
è stato mamma mia, allora smettiamo di scrivere, smettiamo di ragionare, ci ucciderà, sarà la fine del mondo. C'è stata subito quest'aria da non ci resta che piangere, abbiamo finito tutto, adesso coglierete perché faccio questo riferimento, però c'era veramente un'aria da Terminator che tutto sommato c'è ancora, no? Ogni tanto si legge questa storia che l'intelligenza artificiale è di fatto la fine del mondo e che ci costringerà all'estinzione. Peraltro ci stavamo riuscendo benissimo da soli senza bisogno dell'intelligenza artificiale da questo punto di vista. Però credo che una parte di questo tentativo di mistificare, di mettere in evidenza solo gli aspetti negativi che ci sono, i rischi, i pericoli che ogni strumento potente porta con sé, sia stato anche voluto, perché sono stati anche gli stessi attori di questa digital transformation che ogni tanto hanno buttato lì frasi allarmistiche, no? Sam Altman ha detto non so dove ci porterà questa rivoluzione, non so se davvero sto creando qualcosa che finirà il mondo, poi ha detto spenderò 7 trilioni di dollari perché dobbiamo sviluppare l'intelligenza completa, totale. Vabbè, cioè di fatto l'impressione è che ci sia dietro del marketing molto intelligente. La stessa espressione intelligenza artificiale è marketing. Voi sapete che l'intelligenza artificiale non è intelligente, è simulazione di processi legati alle attività neuronali dell'uomo, ma non c'è niente di intelligenza in senso stretto nell'intelligenza artificiale. È chiaro che se gli davano un nome scientifico e tecnico non avrebbe mai avuto il successo e l'attenzione che sta avendo. Questo è perché citiamo non ci resta che piangere. Ricordati che devi morire. Sì, no, non me lo segno proprio. È una cosa non mi preoccupare. Mo me lo segno proprio. Qui sapete, siamo alla fine del 1400, quasi 1500. Nel 1492 muore Lorenzo il Magnifico, il figlio Piero è uno scarso, incapace di gestire la città e quindi il potere a Firenze viene preso da un frate benedettino che si chiama Girolamo Savonarola, che impone a Firenze la tristezza più assoluta, i famosi falò delle vanità in cui Girolamo Savonarola brucia vestiti, quadri anche del Botticelli, arazzi, libri, sostanzialmente invita i fiorentini a vestirsi di nero e a pentirsi. E Firenze, che era una città magnifica, piena di arte e di creatività, piomba nell'assoluta dolore. E adesso con l'intelligenza artificiale c'è qualcuno che prova a fare lo stesso giochino e dirci che sostanzialmente l'intelligenza artificiale ci porterà alla distruzione. Noi diciamo, vabbè, ma me lo segno e poi me lo ricorderò. Un personaggio molto simpatico da questo punto di vista qua, e lo dico con enorme ironia e poca convinzione, è Elon Musk. Voi sapete che c'è una bellissima, tra l'altro, biografia di Inverson su Musk che vale la pena leggere, che spiega abbondantemente come Musk non sia una persona stabile, sia di fatto un folle assoluto. Elon Musk è uno dei fondatori di OpenAI, no? La società che ha rilasciato ChatGPT. OpenAI nacque come organizzazione non profit, quindi non doveva poter fare profitti. Ad un certo punto si resero conto che avevano in mano uno strumento eccezionale con cui potevano fare un sacco di soldi, quindi decisero di diventare assolutamente profit. Valeva in quel momento lì un quinto di quello che vale oggi OpenAI. Elon Musk non accettò questa conversione, se ne andò, convinto che OpenAI avrebbe speso tutti i soldi prima di tirare fuori qualche guadagno e qualche interesse in borsa. Non aveva ovviamente ragione. Sapete che arriva con più di 1 anno e mezzo di ritardo Elon Musk, perché Grok, che dovrebbe essere il ChatGPT di Musk, dovrebbe essere rilasciato in questi giorni, quindi dal 30 novembre a oggi è passato di fatto quasi 1 anno e mezzo. Scusa, Canzio, mi segnalano una cosa, che l'audio dei video è molto basso. Ah, ok, cercherò di alzarlo allora. Grazie.
Lo faccio anche subito, se mi date un secondo. Alzo il mio audio. Ecco qua, spero di non aver esagerato, se mai me lo dite e lo riabbasso. Dicevo, Elon Musk ad un certo punto si rende conto che OpenAI ha sfondato, che ha rilasciato ChatGPT, che sta facendo cose importanti e quindi cerca in tutti i modi di fermarli, e ad un certo punto firma una moratoria, si chiama di lungotermisti, cioè di persone che appunto preoccupate chiedevano la sospensione degli sviluppi di ChatGPT e in generale dell'intelligenza artificiale. Una sospensione di 6 mesi. Adesso si capisce abbastanza bene che sospendere per 6 mesi l'addestramento avrebbe cambiato poco sulle sorti dell'umanità, ma erano 6 mesi, era il tempo che Elon Musk aveva valutato di ritardo, che poi si è rivelato in realtà molto, molto più lungo. È chiaro che tra i firmatari dell'appello lungotermista c'erano persone che meritano la massima attenzione, come Harari, tanto per fare un nome. Avrete letto i libri di Yuval Harari, sono assolutamente importanti, interessanti e geniali nelle sue espressioni. Nessuno nega che questo strumento con la sua potenza può avere degli effetti negativi. Io credo di non essere l'unico, sono convinto che la soluzione non sia fingere di fermarlo, sapendo che poi ci saranno altri che continuano a svilupparlo, ma la soluzione sia conoscerlo e riuscire a controllarlo, magari regolamentarlo, di sicuro alzare il livello etico e culturale delle persone che progettano e usano questi strumenti. Questa è la vera sfida, è una sfida difficilissima, che però dobbiamo essere convinti che serve, che è necessaria. Il grande nemico oggi della società è l'eccesso di specializzazione tecnica, perché per usare bene questi strumenti quello che in realtà serve è una visione umanistica, etica, valoriale, di tipo rinascimentale, cioè bisogna riuscire ad avere la mente aperta, a fare tutti i collegamenti per capire gli effetti di questi strumenti sulla vita di tutte le persone, e l'apertura della mente la dà uno studio di tipo molto più orizzontale e globale che non lo studio specialistico a cui ci stiamo ormai abituando e che viene da una struttura scolastica anglosassone. Qui poi però ci perdiamo e non vado avanti. Ricordo appunto che Elon Musk sta lanciando Grok, lo ha annunciato da tanto tempo, adesso sembra veramente che uscirà e vedremo di cosa si tratta, tra l'altro in open source, quindi cercherà disperatamente di guadagnare terreno su quello che esiste già in giro. Sicuramente voi conoscete già GPT, Claude, Perplexity, Mistral, Gemini e chi più ne ha più ne metta. Meta in tutto questo sta facendo qualcosa di piuttosto interessante e curioso. Zuckerberg ha annunciato un investimento di 10 miliardi di dollari in hardware Nvidia per cercare di sviluppare l'intelligenza artificiale che chiama generale, cioè oggi abbiamo l'intelligenza artificiale generativa legata ai chatbot, quella che genera l'immagine, quella che fa machine learning. Lui sta cercando di creare qualcosa che globalmente replichi l'intelligenza dell'essere umano. È un esperimento interessante e anche questo apparentemente pericoloso, ma che andrà verificato poi nella sua evoluzione. Di certo Zuckerberg è stato il primo a mettere a disposizione in open source un LLM, un Large Language Model, cioè il motore che sta alla base di ChatGPT e dei servizi equivalenti a ChatGPT. Si chiama Llama, sta per uscire a luglio, uscirà Llama 3, adesso è disponibile Llama 2, che è un LLM che ha addestrato in dimensioni diverse, ma al massimo è addestrato su 70 miliardi di caratteri, quindi è come uno studente universitario, insomma. Poi c'è la versione da 7, che è un ragazzino delle medie. Però effettivamente noi nell'azienda dove lavoro stiamo installando un LLM sul nostro server interno e addestrandolo in modo tale da avere un chatbot aziendale. Quindi quello che ha fatto Zuckerberg da questo punto di vista è stato molto interessante, ed essendo open source credo sia una soluzione. Lui sicuramente poi avrà la sua visione economica, ma ad oggi è una soluzione estremamente interessante che può essere usata gratuitamente anche per scopi commerciali.
il tema diventa ancora una volta qual è lo spazio dell'uomo, e visto che siamo in un gruppo come il vostro, qual è lo spazio per la creatività dell'uomo. Questo è un tema che nel mondo dell'intelligenza artificiale abbiamo affrontato già da moltissimo tempo. Non so se conoscete questo libro, che è fondamentale. Se non lo conoscete credo sia obbligatorio, a mio avviso, leggerlo. Si chiama Gödel, Escher e Bach, un'eterna ghirlanda brillante, è del 1978, lo ha scritto Douglas Hofstadter, che è un professore americano che studia appunto l'intelligenza artificiale e che si proponeva di cercare di capire come simulare in maniera algoritmica la creatività assoluta dell'uomo. Cosa vuol dire creatività assoluta? Sapete che in maniera, voi se fate generazione immagine sapete ancora meglio di me, in maniera un po' schematica, la creatività si divide in creatività assoluta e creatività relativa. La creatività assoluta vuol dire avere un'idea che di fatto non ha mai avuto nessuno, nascerà da conoscenze, esperienze, però è un'idea brillante e unica, originale, totalmente originale. La creatività relativa invece è partire da un'idea che esiste già e comunque fare qualcosa di interessante e di bello. Faccio un esempio senza intelligenza artificiale. Questa immagine è un'opera di un maestro contemporaneo che si chiama Davide Foschi, si chiama La Nuova Cena, è un'opera a mio avviso molto bella, che è questa esplosione di colori verso chi guarda, questa luce intensa centrale. È chiaro, credo, che è una riproduzione in stile moderno dell'Ultima Cena di Leonardo. Allora, questa è creatività relativa, è ottima creatività relativa, perché parte dall'idea di Leonardo dell'Ultima Cena, del cenacolo, per generare qualcosa di nuovo, di bello, ma che chiaramente ha come base un'idea geniale che ha avuto qualcun altro. Allora, perché Hofstadter studia Gödel, Escher e Bach? Per cercare di capire cos'è la creatività assoluta. Beh, Gödel, penso lo sappiate, Kurt Gödel è un matematico dell'inizio del secolo scorso e ad un certo punto ha un'idea piuttosto originale, che è quella di cercare di creare una matematica che sia coerente, che stia in piedi, ma che non si basi sui 4 pilastri della matematica classica di Russell. Ci sono 4 assiomi, cioè 4 verità che non devi dimostrare, che stanno alla base della matematica classica che tutti noi conosciamo. Gödel dice: facciamo una matematica che non rispetta questi assiomi, ma che sia coerente. Per capirci, una matematica in cui A più B non sia uguale a B più A. Tanto per fare un esempio banalissimo. Sembra una stupidaggine, un'idea che non serve a nulla, però in realtà dagli studi matematici di Gödel, in maniera più estensiva ovviamente, è nata la matematica che ci ha permesso di studiare in fisica tutte le particelle subnucleari, quella fisica che si basa su organismi, entità e realtà che non sono quelle che vediamo noi normalmente. Quindi l'idea di Gödel, apparentemente folle, in realtà è stata un'idea geniale di creatività assoluta. Hofstadter poi sceglie Escher come creatività grafica, ma poi qua ci abbiamo aggiunto anche un signore che rotola. Nei quadri di Escher, sapete, ci sono scale che riportano i fraticelli allo stesso posto, cascate che riportano l'acqua alla sorgente. Poi qui sui pittori la creatività assoluta poteva essere veramente definita da chiunque, da Giotto, da Leonardo. Ci sono tantissimi pittori che hanno idee geniali e riescono a realizzarle con una creatività appunto assoluta. Beh, Bach, naturalmente, Bach rigenera la musica. La cosa interessante di Bach, probabilmente la più interessante di tutte, è che la sua invenzione, la sua genialità era talmente innovativa, le forme matematiche che Bach applicava alla sua musica erano talmente innovative che di fatto i suoi contemporanei non lo capirono. Bach rimase sostanzialmente sconosciuto per circa 100 anni e fu Felix Mendelssohn Bartholdy a recuperare la Passione secondo San Matteo di Bach, e da lì poi tutte le altre opere di Bach, ed oggi noi definiamo la musica d'arte, la musica classica, divisa in 2 ere, prima di Bach e dopo Bach, una genialità creativa talmente elevata da essere di fatto
misconosciuta dai suoi stessi contemporanei, così come la matematica di Gödel fu difficilmente capita dai suoi contemporanei e come l'opera d'arte di Escher all'inizio risultò molto poco compresa. È chiaro che le macchine ad oggi, l'intelligenza artificiale ad oggi, non ha capacità di creatività assoluta. Non siamo ancora arrivati al punto in cui una macchina, un algoritmo ha un'idea completamente nuova che nessun uomo aveva neanche mai sfiorato. Ad oggi è ancora l'uomo colui che ha l'idea originale iniziale, poi certamente l'intelligenza artificiale riesce a essere estremamente efficiente e a elaborare questa idea originale in maniera molto molto interessante. È molto un problema di efficienza. Lo raccontiamo con un episodio di Indiana Jones che vi faccio vedere. Spero che l'audio si senta, anche se qua conta molto soprattutto il video in realtà. Di fatto cosa succede? Succede che Harrison Ford ha un problema fisico, deve aver mangiato o bevuto qualcosa che non andava bene e quindi spero si possa dire una diretta alla caghetta, e quindi quella scena che avrebbe dovuto durare molto di più deve essere girata in fretta e quindi il regista la risolve girandola nel modo che avete visto. Di fatto quello che succede è che l'uomo può essere straordinariamente bravo e muovere la spada in maniera eccezionale, ma ci sono cose su cui l'intelligenza artificiale ha la pistola e quindi è infinitamente più efficiente e veloce di un uomo. Ovviamente nei limiti che conosciamo è usata dall'uomo, no? Poi ci sono alcune esagerazioni. Qui ci è piaciuto leggere questo titolo del Corriere del Ticino che dice: mia mamma ha interagito per 3 giorni con l'intelligenza artificiale pensando che fossi io. Pensate com'era efficace questa intelligenza artificiale che è riuscita a sostituirsi a un ragazzino, a un ragazzo per 3 giorni senza che la madre, ogni figlio è piazzecore, senza che la madre se ne accorgesse. Noi allora abbiamo immaginato la mamma che cerca di tirare la ciabatta in faccia a ChatGPT. Di fatto l'intelligenza artificiale generativa è davvero molto molto efficace e potente, gli si possono fare cose eccezionali. Il limite, come dicevamo prima, è la fantasia. Questo è un esempio. Noi gli abbiamo chiesto: prendi il nome della rosa di Umberto Eco e fallo diventare un gioco di ruolo, e ChatGPT ha capito cos'è un gioco di ruolo, si è letta il nome della rosa in pochi minuti e vi sfido a farlo. È un libro bellissimo, eccezionale, se superate le prime 30 pagine poi è veramente fantastico, ma non ci mettete 10 secondi a leggerlo. E poi ha generato un gioco di ruolo che può essere più o meno interessante e divertente, ma ha tutte le caratteristiche del gioco di ruolo. Tutto questo è successo veramente in pochissimi minuti, cosa che appunto un uomo probabilmente da solo avrebbe invece impiegato molto più tempo. Aggiungiamo che il diritto su questo gioco di ruolo c'era Gianluigi, perché è lui che ha fatto la domanda e quindi ha tutti i diritti di utilizzarlo. Questo è vero per qualunque cosa voi generate con l'intelligenza artificiale generativa, anche i testi, i libri, tutto quello che voi generate è vostro se voi siete la persona che ha fatto il prompt. La proprietà, e c'è proprio anche nel contratto di ChatGPT, è di colui che scrive il prompt.
Beh, non proseguo per non farvi vedere tutta la presentazione, ma quello che avete appena visto è uno strumento che è, credo, in questo momento qui all'apice dell'efficienza rispetto alla possibilità di fare molto velocemente cose che noi impieghiamo ore e giorni a fare. Copilot di Microsoft, credo che lo conosciate, ne avrete come minimo sentito parlare. In questo caso noi abbiamo inserito un file Word e lui ha generato in pochissimi secondi, come avete visto, una presentazione. Questa è la cosa, le cose più classiche e semplici che oggi stiamo introducendo in azienda. La generazione di presentazioni tramite strumenti di questo tipo è estremamente più veloce ed è un classico lavoro noioso, nel senso che io so cosa voglio dire, devo solo trasformare ciò che voglio dire da una sequenza di parole a una sequenza di slide, e quindi se c'è qualcuno che me lo fa e me lo fa bene sono contento, se poi è anche più veloce di me a farlo sono contento 3 volte. L'intelligenza artificiale è straordinariamente efficiente su questo tipo di attività. Questo brano di musica ci vuole soltanto a ricordare una cosa: non dobbiamo aspettare che qualcuno ci dia il colpo di pistola per iniziare a correre. Gli strumenti disponibili sono tantissimi, dobbiamo già iniziare a correre con intelligenza, a correre con un senso, con una direzione, ma non aspettiamo che parta la corsa. Chi è già in corsa sicuramente avrà dei vantaggi sull'utilizzo di questi strumenti molto maggiori. La cosa che spaventa, se volete, è la velocità con cui continuano a arrivare strumenti nuovi, plugin nuovi. Questo è un sito che forse conoscete, si chiama Futurepedia, è estremamente interessante, ogni giorno lista delle novità che vengono inserite nel mondo dell'intelligenza artificiale. All'inizio erano 4-5, adesso sono decine e decine al giorno, quindi il vero problema oggi è capire cosa c'è di interessante in giro. Si fa prima pensare a un'esigenza e poi cercare come risolverla, che non a vedere tutto quello che c'è in giro oggi nel mondo dell'intelligenza artificiale. È chiaro che tutto questo ha delle controindicazioni. Non possiamo pensare che un utilizzo così intenso di potenza computazionale sia gratuito e non abbia effetti. Noi abbiamo invitato nel nostro libro il romanzo Le 8 montagne di Paolo Cognetti, che credo voi conosciate, è stato anche fatto un bellissimo film tratto da questo romanzo, per parlare di uno dei temi che ci sta più a cuore, che riteniamo sia uno dei più importanti e rilevanti, che è il tema della sostenibilità dell'intelligenza artificiale. Voi sapete che l'intelligenza artificiale consuma tantissimo, richiede potenze di calcolo enormi, calcolatori che vanno raffreddati. Se davvero Zuckerberg mettesse in attività tutto l'hardware Nvidia che vuole comprare con $10 milioni, consumerebbe più di quanto consuma la Lombardia in un giorno intero feriale. Quindi il tema del consumo è un tema di grande preoccupazione. Ogni ragionamento, ogni conversazione che facciamo con ChatGPT costa un po' di bottiglie d'acqua, e quindi è sicuramente acqua che serve per raffreddare i calcolatori. Allora uno dice fermiamola, perché le risorse sono già poche. Se noi usiamo strumenti di questo tipo rischiamo di finire le risorse del mondo, e quindi in realtà ci estinguiamo, non tanto perché l'intelligenza artificiale ci sopraffa, ma perché non abbiamo più risorse per la nostra vita. È un tema interessante, è una corsa contro il tempo, è veramente una sfida, tipo, sapete, non so se avete presente come si fa l'inseguimento nel ciclismo. Sono due ciclisti che partono dalla parte opposta, diciamo, del circuito e si inseguono, e bisogna vedere chi riesce a raggiungere l'altro, comunque avvicinarsi all'altro, perché in realtà l'intelligenza artificiale, se da una parte consuma veramente tantissimo e crea problemi da questo punto di vista, però dall'altra è l'unico strumento che possiamo usare per velocizzare in maniera
enormemente significativa tutte le ricerche che sono oggi in corso per risolvere il problema dell'energia. Tutti gli studi sulla fusione nucleare, che sarebbe, sapete, l'uso dell'energia nucleare in modo non rischioso, si basano su applicazioni di intelligenza artificiale, stanno avendo una velocizzazione importante perché non si pensava di avere nessuna soluzione in tempi rapidi. Oggi qualche speranza di avere soluzioni convenienti dal punto di vista energetico in tempi un po' più brevi sicuramente c'è grazie all'intelligenza artificiale. Oggi siamo in grado tecnicamente di generare energia con la fusione nucleare, ma ci costa talmente tanto in termini di energia da dare per ottenere qualcosa che non è ancora conveniente, quindi bisogna arrivare a fare in modo che non solo sia tecnicamente fattibile ma che sia anche conveniente. Ma in realtà l'intelligenza artificiale è usata per tantissime attività che aiutano l'ambiente. Pensiamo appunto alle attività che servono per aumentare il riciclo dei rifiuti, in particolare quelli elettronici. Pensiamo all'agricoltura sostenibile. Oggi l'agricoltura è uno dei mondi che sta usando di più strumenti di intelligenza artificiale per aumentare la produttività diminuendo i consumi. Pensiamo appunto a tutti i lavori che stanno facendo per la protezione delle specie in via di estinzione, per la pulizia dell'aria, la gestione delle polveri, le energie rinnovabili stanno aumentando efficienza, sia i pannelli solari che le pale eoliche, tutte le energie rinnovabili grazie a studi che si basano sull'intelligenza artificiale, e lo stesso vale per la conservazione dell'acqua. Quindi da un punto di vista sappiamo che stiamo chiedendo tantissimo alla natura per permetterci di usare questi calcolatori, ma dall'altra sappiamo che probabilmente senza questo tipo di potenze di calcolo, senza questo tipo di strumenti, non arriveremo a avere in tempi rapidi delle soluzioni che ci permettano di sopravvivere. È un trade-off molto sfidante che speriamo di vincere, ma non c'è un'altra strada, perché tanto i consumi sappiamo che continuano a aumentare. Ci siamo resi conto che tutti i vari statement promesse degli stati di diminuire i consumi sono falsi, perché poi prevale sempre il lato economico, e allora forse l'unica soluzione vera. Intanto bevo anch'io un po' di acqua, non come i calcolatori, ma un bicchiere d'acqua lo bevo anch'io ogni tanto. La soluzione vera è effettivamente riuscire a velocizzare, essere efficienti, e quindi a velocizzare quanto più possibile questi studi che ci devono permettere di rendere sostenibile l'intelligenza artificiale. Anche perché noi continuiamo a parlare dell'intelligenza artificiale come se fosse qualcosa che è appena arrivato o che sta per arrivare, no? Non so se conoscete questo aneddoto, diciamo così, che è contenuto in un'opera di David Foster Wallace, che è un autore che purtroppo non c'è più, ma assolutamente geniale, straordinario, no? Che racconta appunto che a un certo punto un pesciolino in un acquario incontra altri due pesciolini e gli chiede: buongiorno ragazzi, com'è l'acqua oggi? E i due pesciolini si guardano intorno e dicono: ma cosa diavolo è l'acqua? Ne sono immersi, ma non si rendono conto di esserne immersi. Noi siamo immersi nell'intelligenza artificiale da tantissimi anni e tutto sommato semplicemente non la chiamavamo così. Facciamo qualche esempio veloce che tutti voi conoscete. Quando nella vostra casella di mail le mail vengono archiviate tra mail poste in arrivo e spam, c'è dietro un algoritmo, intelligenza artificiale, che legge il titolo e il contenuto della mail, ha un pattern che gli permette di identificare il tipo di mail e poi la classifica, non solo come in arrivo o spam, ma oggi ci sono i classificatori che ti dicono anche se è urgente, ti suggeriscono se fare forward e a chi inoltrarla e a chi, se rispondere subito, se metterla via e lasciarla lì. Quindi ci sono vari sistemi di intelligenza artificiale che agiscono sui programmi di mail. Google Maps, i navigatori, penso che lo usiate tutti da tantissimi anni. Io ricordo 20 anni fa, credo, il TomTom, può essere, sì, una ventina, da 15-20 anni fa, il TomTom che si metteva in macchina per farti arrivare. E oggi abbiamo navigatori sui telefoni o nelle macchine. Sono strumenti che si basano su algoritmi di intelligenza artificiale e nessuno è spaventato, anzi, anche se anche lì vedete che il contributo dell'uomo serve, no? Sapete che se si usa pedissequamente il navigatore si rischia di finire in stradine strette, sterrate. Non so se la notizia era vera, non l'ho controllato, potrebbe essere un po' una fake, ma un po' di tempo fa c'era
sul giornale era raccontata la storia di un autista di pompe funebri che con la macchina era andata a recuperare il cadavere di una signora, credo in Valtellina, e il funerale doveva essere a Milano, ha impostato il navigatore e si è ritrovata in mezzo a un sentiero pieno di neve, ha dovuto andare a prendere il soccorso alpino e il funerale è saltato. E poi Alexa, quanti di voi in casa hanno Alexa o equivalenti con cui, cioè, quello è un esempio di intelligenza artificiale molto deficitaria che ci siamo trovati in casa più o meno credo 10 anni fa, credo che abbia 10 anni più o meno Alexa ormai, e che zoppica moltissimo, ma comunque il concetto di base è ancora quello lì. Tutti noi usiamo WhatsApp e scopriamo come fosse sia una cosa normale che WhatsApp ci suggerisce la parola successiva sotto e molto spesso ci azzecca. Quello che si può fare con Google Lens è incredibile, non so se l'avete mai provato, l'OCR, quindi tradurre in testo un'immagine che contiene delle parole, ma anche cercare nelle proprie fotografie, nella propria galleria, tutte le foto che hanno una pizza o un cibo, tutti questi sistemi qua di fatto sono sistemi di intelligenza artificiale. Sui traduttori io caldeggio l'uso di DeepL, che è un traduttore eccezionale. Qui la storia è abbastanza conosciuta e famosa. C'era uno scrittore molto noto che faceva il comico una volta, che si chiamava Faletti. Chi ha la mia età si ricorderà Drive-In, che era un programma comico in cui Faletti faceva uno spettacolo comico che oggi sarebbe impresentabile, ma che a noi ragazzini faceva molto ridere. Poi Faletti d'improvviso si scoprì scrittore di gialli e scrisse Io uccido, che è un giallo secondo me molto appassionante, molto ben scritto. Poi da lì generò altri libri. Ad un certo punto uscì un libro, non mi ricordo come si chiamava, Solo per i tuoi occhi, forse qualcosa del genere, in cui a un certo punto in italiano si leggeva una frase del tipo non girare intorno al cespuglio, e non si capiva bene cosa voleva dire, no? Poi però chi sa l'inglese sa che don't beat around the brush vuol dire non menare il camperlaio in inglese, quindi si capì che se andava bene, e Faletti aveva voluto usare un'espressione anglofona italianizzandola, ma se invece non andava bene, il romanzo era stato scritto da qualcuno in Inghilterra e tradotto in Inghilterra o in America, e tradotto da un traduttore tipo Google Translator che traduce parola per parola, ed era uscita questa. Oggi se dite a DeepL don't beat around the brush, lui ti traduce non menare il camperlaio, cioè DeepL va a capire il senso di quello che scrivi e lo traduce in 95 lingue, quindi è davvero un traduttore notevole. Il tema dei traduttori è un tema molto serio, perché è chiaro che ci sono alcuni lavori a rischio, no? Immagino i traduttori simultanei che sentite in televisione quando fanno un'intervista a qualcuno che parla un'altra lingua, oppure che lavorano all'ONU o in altri ambienti internazionali. Immagino i doppiatori di film, poi lo vedremo, meno i traduttori di libri, perché il traduttore di libro, di romanzo, di opera di fantasia, più che di saggi tecnici, ci deve mettere del suo. I bravi traduttori lavorano sul testo con una qualità che ancora i traduttori come DeepL non riescono a fare. Sta di fatto che dire non voglio l'intelligenza artificiale, è un nemico, non la vorrò mai nella mia vita, è una frase insensata, perché l'acqua per i pesciolini è già intorno a loro. Un esempio classico che avrete sentito 1000 volte, se voi andate a vedere su Netflix c'è un capitolo dedicato a machine learning che spiega con molta chiarezza e trasparenza come funziona il machine learning in Netflix, no? Adesso non abbiamo capito se Netflix conosce i nostri gusti e ci propone cose che effettivamente ci piacciono, o se siamo noi che ad un certo punto vediamo le cose che Netflix vuole che noi vediamo. Non si capisce chi guida, ma nella realtà, voi sapete, ogni volta che facciamo una scelta, questi strumenti profilano il tuo gradimento, le tue scelte, quello che ti piace, quello che non ti piace, e quindi poi cercano di proporti cose che vanno secondo i tuoi gusti. Questo tipo di attività si chiama machine learning, è utilizzata da tantissimo tempo e da tantissimi strumenti come questo. Il tema a questo punto, lo dicevamo prima, non capisco bene se
sono io. Cioè, se Netflix mi suggerisce cose che piacciono a me, sono io che guardo quello che piace, che Netflix vuole che io guardi. Cioè, c'è un tema legato all'identità. Una delle cose che dobbiamo capire è se questi algoritmi, questi robot, queste macchine che stiamo creando hanno autocoscienza, sanno chi sono. Noi usiamo come esempio la metamorfosi di Kafka, che sicuramente voi conoscete, no? Avete presente Gregor Samsa che si sveglia una mattina e si accorge di essere diventato uno scarafaggio. E la cosa incredibile è che Gregor Samsa continua a sapere di essere Gregor Samsa, cioè anche se ha un cervello di uno scarafaggio, il cuore di uno scarafaggio, gli organi interni di uno scarafaggio, lui continua ad avere l'autocoscienza e a sapere chi è. La domanda è dove sta l'autocoscienza, da che tipo di reazione biologica nasce l'autocoscienza, è replicabile l'autocoscienza, perché dall'autocoscienza poi derivano due cosine non proprio inutili, perché per esempio deriva la capacità di astrazione, cioè noi uomini, sapendo chi siamo, sappiamo anche identificare concetti come società, squadra, azienda, nazione, e quindi sappiamo metterci insieme, sappiamo lavorare insieme per un unico obiettivo, cosa che oggi i robot non sanno fare, no? I famosi film in cui tutti i robot si mettono assieme e vanno a sconfiggere la razza umana, ad oggi non sono praticabili, e non possiamo pensare che tutte le macchinine che puliscono la polvere in casa un giorno si ribellino e cerchino di attaccarci, perché non hanno autocoscienza, non hanno capacità di astrazione. Ma dall'autocoscienza deriva anche un'altra cosa piuttosto interessante, che è il discernimento, cioè la capacità di comprendere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Cioè Gregor Samsa sa cos'è la famiglia, per esempio, un'astrazione, sa di far parte di una famiglia, di avere una sorella e una mamma, e sa anche capire qual è la cosa giusta per fare in modo che la sorella e la mamma non vengano emarginate all'interno di una società più vasta che è la comunità, che è il paese, e quindi fa una cosa dolorosa ma che lui ritiene giusta. Questa capacità di dividere le cose giuste dalle cose sbagliate è ancora e solo umana. Nessun algoritmo, nessuna macchina sa cosa è giusto e cosa è sbagliato. Non è un aspetto secondario, perché prima di tutto dobbiamo sapere chi siamo e cosa vogliamo, ma poi dobbiamo avere la capacità di guidare gli algoritmi verso la cosa giusta. Oggi siamo ancora noi. Pensate a un ragazzo che progetta un sistema di guida autonoma delle auto, questo è il famoso, la famosa metafora del trolley, no? Del tram, che può, sapete com'è? Il tram ha due binari possibili, su un binario è sdraiata una persona, sull'altro binario tre, e l'autista del binario deve decidere, del tram deve decidere da che parte andare, e lui dice bene, ne uccido uno invece di tre, sì, però attento che quell'uno lì è Fleming e sta per scoprire la penicillina e salvare milioni di persone, gli altri tre sono tre che invece stanno per fare una strage e uccidere centinaia di persone, insomma sì, e creano tutti questi meccanismi. Ecco, chi progetta oggi algoritmi di guida autonoma delle automobili deve mettere all'interno dell'algoritmo delle decisioni che noi oggi prendiamo per istinto, no? Se un bambino ci attraversa la strada, lo sapete, l'esempio classico, noi lo evitiamo senza pensare a cosa succede. Chi progetta l'algoritmo deve pensare che se evita il bambino magari uccide 2 anziani che sono sul bordo della strada o i 4 occupanti dell'auto perché va contro un muro, e deve sapere che ci sono società, per esempio nell'Oriente, dove l'anziano è considerato più importante del bambino perché ha più esperienza, e società come quelle occidentali dove si vede il potenziale del bambino superiore a quello dell'anziano, ma poi sarà possibile raccogliere i dati sanitari di tutte le persone e magari decidere sulle probabilità di vita rispetto alla situazione fisica e sanitaria delle persone. Ma in Cina ogni persona ha collegato un suo indice di disciplina, e se l'indice è basso quella persona non può trovare lavoro, comprare casa, comprare la macchina, e probabilmente quindi in un algoritmo di questo tipo verrebbe privilegiata come vittima, se posso usare questa brutta espressione. Quindi ci sono veramente delle scelte difficilissime che non lasceremo, almeno non nel brevissimo tempo, alle macchine, ma che continueremo a prendere noi. Quindi sapere che siamo gli unici esseri dotati di autocoscienza,
vuole anche dire che siamo gli unici a essere in grado di compiere astrazioni, quindi di mettersi insieme per raggiungere uno scopo, e anche gli unici che devono prendere decisioni etiche. Ecco perché dicevo prima, la conoscenza tecnica da sola è assolutamente insufficiente. Non possiamo limitarci alla conoscenza tecnica. La faccio breve perché sennò divento noioso, ma voi sapete che il metodo scientifico nasce nel 1600 con Galileo e in parallelo con Cartesio per quanto riguarda invece il metodo di studio della filosofia. È da lì che si scopre che si può essere molto più veloci nell'imparare le cose applicando questi metodi e specializzandoci. Quindi siamo da lì in poi diventati dei pozzi di scienza che andiamo in profondità, conosciamo la nostra materia benissimo, ma andiamo in verticale senza vedere quello che c'è intorno. Oggi appunto la complessità e la potenza di questi strumenti ci consiglia, e io direi ci impone, di tornare a Leonardo da Vinci, alla curiosità universale. Cioè abbiamo bisogno oggi, meno bisogno di nozioni, perché le nozioni le troviamo e i calcolatori ce le danno in fretta e ce lo danno parlando anche ai calcolatori con un linguaggio naturale, quindi non serve essere un super tecnico per scoprire le cose, le nozioni, le informazioni. Quello che invece noi dobbiamo fare, che le macchine non fanno, sono appunto i collegamenti, le scelte, le parti più profonde dello sviluppo delle applicazioni e dell'utilizzo delle applicazioni. Allora, ecco perché dovremmo, e qui è la sfida, credo, della società di oggi, ritrovare quello spirito rinascimentale di curiosità universale che si è un po' perso, e dimenticarci del fatto che se sappiamo usare bene uno strumento vuol dire che lo useremo bene, perché le due cose non sono equivalenti. Stiamo diventando troppo pesanti, quindi ci muoviamo su un altro fronte, un altro ospite, che è Karate Kid. Sapete la storia di Karate Kid, è questo ragazzino a cui il maestro chiede di costruire, ad un certo punto del film, chiede di costruire uno steccato, lui lo fa e il maestro chiede: bene, adesso distruggilo, lo distrugge, bene, adesso ricostruiscilo, lo ricostruisce, bene, adesso distruggilo. Dopo un po' il ragazzino si arrabbia e dice: ma allora tu lo steccato lo vuoi su o lo vuoi giù? E il maestro gli risponde: no, io voglio che tu impari a fare lo steccato e a distruggerlo. L'addestramento è la parte più importante per garantire la qualità dei chatbot. Vi dicevo appunto che la base dei chatbot è questo Large Language Model, cioè un modello che contiene miliardi e miliardi di sillabe, di fatto, perché i token sono praticamente delle sillabe, dei parametri, e la macchina viene addestrata, impara tutte queste cose e impara a fare collegamenti fra queste cose. Il grosso passo avanti sono le reti neuronali che permettono di fare collegamenti veloci all'interno di questi miliardi di informazioni. Allora, se tu addestri, come è successo con ChatGPT, su qualunque cosa di digitale ci sia al mondo, tu lo addestri su cose buone o cattive, vere e false, legali e illegali, riservate e non riservate. Sapete tutti che ci sono in atto vari interessanti giudizi in tribunale, per esempio il New York Times contro OpenAI, perché OpenAI è stata addestrata anche su articoli che erano in abbonamento, per esempio alcuni scrittori, perché ChatGPT è stato addestrato su alcuni libri che in realtà bisognava comprare, non erano gratuiti. C'è il famoso discorso che voi conoscete meglio di me di Get Images, che si è accorto che c'erano strumenti che si addestravano su immagini con logo Get Images, ha chiesto miliardi e miliardi di dollari a Stable Diffusion, se non ricordo male. Il problema di ChatGPT è che è stato alimentato con la qualunque, quindi c'è un sito italiano che si chiamava Imola News, che conteneva quasi solo fake news, e fa parte di questi dati che vedete. Tanto per capirci, per intuire la dimensione dell'addestramento di ChatGPT, Wikipedia mondiale in tutte le lingue è il 5% di quello del materiale con cui è stato addestrato ChatGPT. Il 95% è tutto il resto, i libri legali o illegali, quindi il progetto Gutenberg, Liberlibri, e quelli andavano bene, ma anche a quanto pare cose che erano sotto copyright, e qualunque altro testo si poteva trovare in rete. Allora capite perché diciamo che ChatGPT è inaffidabile, perché lui quello sa, e lui, abbiamo detto prima, non sa distinguere il bene dal male, non sa distinguere il vero dal falso,
e quindi qualunque notizia lui ha la usa. Ecco perché in azienda oggi, e forse avrò occasione di parlarne, si stanno creando dei chatbot addestrati con informazioni controllate aziendali o comunque di cui l'azienda si fida, per evitare questo effetto di ChatGPT, che appunto ogni tanto se non sa le cose le inventa e poi spieghiamo perché, anzi lo spieghiamo subito, ma soprattutto contiene fake news. Perché si dice che è le allucinazioni ChatGPT? Perché ChatGPT e tutti i chatbot sono quello che si dice pappagalli stocastici, cioè loro creano delle frasi mettendo successivamente, in successione, le parole più probabili all'interno di quella frase, quindi è puramente un calcolo statistico. ChatGPT non capisce quello che sta scrivendo, sa solo che la parola più probabile dopo è la parola che scriverà. Faccio un esempio: se gli si chiede com'è oggi il mare, lui cerca nei miliardi e miliardi, 500 miliardi di tokens che ha, che sono token, sono sillabe, quindi è tutto testo, quindi sono dimensioni enormi. Cerca tutte le volte che trova la frase in tutte le lingue oggi il mare è, e vede che per il 40% il mare è calmo, per il 30% è agitato, per l'1% è giudizioso e per lo 0% è petaloso, e quindi scrive calmo. Se però tu gli scrivi è una notte buia e tempestosa come è oggi il mare, lui rifà la stessa ricerca, scopre che quando prima della frase il mare è, c'è la frase oggi è una notte buia e tempestosa, il mare per il 60% delle volte è agitato, e quindi scriverà agitato. Tutto questo senza andare a vedere com'è il mare più vicino a casa sua o qualunque altro mare del mondo. Quindi è puramente un ragionamento di tipo statistico, non basato sulla verità. Ecco perché aver alimentato ChatGPT con qualunque informazione fosse disponibile senza nessun tipo di filtro fa sì che ChatGPT sia straordinariamente efficace, interessante come conversazione, ma inaffidabile. Quindi bisogna sempre controllare quello che ci racconta. Abbiamo prima accennato, e dobbiamo entrare assolutamente nel tema, di cosa succede al mondo del lavoro, no? Ci chiediamo l'introduzione di strumenti così efficienti, come avevo detto prima, più veloci dell'uomo, a fare cose semplici, implica che l'uomo perderà il lavoro? Se il lavoro è il lavoro che vedete qua di Fantozzi, sì, Fantozzi perderà il lavoro, senza dubbio. Tutti i lavori ripetitivi in cui l'uomo non ci mette nulla di suo e che sono automatizzabili verranno fatti meglio dalle macchine rispetto a come lo fa l'uomo. Quindi quei lavori lì sono a rischio. Qui faccio un altro esempio e come vedete compare anche Paolo, perché questo è un incontro che abbiamo fatto a Lecco con lui tanto tempo fa, in cui parlavamo di ChatGPT. Era all'inizio del 2023, quindi era uscito da poco, e Gianluigi Bonanno mi scrive: eccoci, tutto pronto per la conferenza di intelligenza artificiale, e ci commenta un certo Dario Aloia Foto e ci dice IA uguale merda. Cioè sostanzialmente questo, da quello che abbiamo intuito, è un fotografo ed è preoccupatissimo perché se arriva l'intelligenza artificiale ritiene che il suo lavoro vada a finire. Nella realtà è quello che noi sappiamo, che ci sono fotografi particolarmente preparati, e magari fra di voi ci sono, che stanno usando invece l'intelligenza artificiale per fare meglio il loro lavoro, no? Quindi per esempio i fotografi di matrimonio hanno tutta una serie di fotografie che prima selezionavano in qualche settimana per creare il primo draft di album da mandare agli sposi. Oggi ci sono dei sistemi che, se tu imposti bene quello che vuoi, ti selezionano in una notte le foto, tu vai a dormire, la mattina dopo hai il draft dell'album. Il tema è, per quanto riguarda il mondo del lavoro, è un po' questo qui. È chiaro che gran parte dei lavori verranno impattati. Pochi lavori rimarranno esenti dall'impatto dell'intelligenza artificiale. Finora il progresso ha generato più posti di lavoro di quelli che ha tolto. Tenete conto che all'inizio del 1900 nel mondo c'erano 1 miliardo e 600.000 bocche da sfamare, oggi siamo a 8 miliardi in crescita continua,
e ci sono purtroppo molte popolazioni che soffrono la fame, ma non perché mancherebbero le risorse, ma perché si centralizzano le risorse. Di per sé il numero di posti di lavoro in valore assoluto dal 1900 a oggi è cresciuto in maniera enorme e non c'è ragione di pensare che i posti di lavoro in assoluto non continuino a crescere. Il problema è che Fantozzi non facilmente riuscirà a convertire le proprie conoscenze, il proprio skill per trovare un nuovo lavoro nel mondo dell'intelligenza artificiale dopo che ha passato la vita a fare timbri su pezzi di carta. Quindi se da un punto di vista macro ci aspettiamo che l'impatto sia comunque positivo, da un punto di vista micro ci saranno persone che, come sempre quando avviene una evoluzione del mondo del lavoro, soffriranno, perderanno il lavoro, non riusciranno a rigenerarsi e quindi rimarranno escluse dal mondo del lavoro. Questa poi è una trasformazione digitale talmente veloce che non lascia il tempo a una generazione di smaltire, diciamo così, la sua attività lavorativa prima che arrivi l'onda nuova. E quindi il problema c'è, è un problema sociale serio che va affrontato con intelligenza, sicuramente con un aiuto della politica, della società nel suo insieme, nella sua globalità, anche perché non si tratta soltanto di sostenere economicamente queste persone che andranno in difficoltà, perché sapete che il lavoro non è solo lo stipendio da portare a casa a fine mese, ma è un'identità, un sentirsi utile, un sentirsi inserito nella società. Quindi questo è uno dei temi più importanti ed che va risolto con decisioni significative dall'alto, magari anche con spese di debito pubblico più intelligenti di quelle che abbiamo visto o che vediamo ipotizzare in questo periodo, ma adesso non entriamo nel dettaglio, però questo è un tema. C'è poi un altro tema, che se noi facciamo le cose più velocemente, questo significa che non ha più senso pagare le persone sulla base oraria, cioè non ha nessun senso dire tu lavori 8 ore, ti pago 1.600 euro, tu fai il part-time 4 ore, ti pago 800 euro, perché se tu che fai il part-time usi strumenti di intelligenza artificiale e mi fai 3 volte le cose che mi fa l'altro in 8 ore, io ti devo pagare di più, non di meno. Cioè bisogna arrivare a un salario, a uno stipendio, a una retribuzione, a un ritorno economico che sia legato all'obiettivo raggiunto e anzi che premi chi usa gli strumenti in maniera intelligente per raggiungere l'obiettivo più velocemente e magari anche con maggiore precisione e soddisfazione. E questo vuol dire cambiare completamente i paradigmi di molti dei lavori che sono oggi disponibili. Significa anche che probabilmente aumenterà il PIL perché saremo in grado di fare molte più cose in tempi più brevi, quindi da una parte potremo avere più ore a disposizione per noi stessi, per i nostri hobby, per le nostre famiglie, quindi migliorare la qualità della vita. Dall'altro però bisogna che l'aumento di PIL sia ridistribuito, quindi che non ci siano concentrazioni sui soliti 4-5 possessori dei dati, perché oggi la vera ricchezza è avere i dati e sono veramente in pochi al mondo che hanno i dati, che stanno concentrando su se stessi le ricchezze del mondo. Anche qui c'è un problema sociale e politico di ridistribuzione della ricchezza. Se riusciamo a usare l'intelligenza artificiale per dare lavoro a più persone, per ridistribuire la ricchezza a più ceti sociali e anche a più nazioni, il mondo potrebbe migliorare. È tutto in mano all'uomo, ancora una volta. Gli esempi fino ad oggi non ci lasciano molto ottimisti, è giusto che però ce lo diciamo che il mondo del lavoro potrebbe cambiare velocemente, tutti noi dobbiamo essere pronti e preparati a questo cambio e se possibile contribuire a farlo diventare un cambio in senso positivo per il miglioramento della vita di tutti. La frase che si dice in questi casi, che è uno slogan ma tutto sommato è anche abbastanza vera, è che il nostro lavoro non verrà sostituito dall'intelligenza artificiale ma da una persona che l'intelligenza artificiale la sa usare e la sa usare bene. Veniamo all'ultimo argomento che credo sia quello che a molti di voi piace di più, quindi sperando che siete ancora svegli, parliamo della generazione delle immagini e poi da qui poi partiremo con anche immagino le domande che possono sorgere. Naturalmente questo è un quadro di Dalì che è bello sia perché parla della fluidità del tempo con questi orologi appunto molto fluidi, sia perché Dalì, lo sapete, è stato il primo
strumento di generazione immagini basato su intelligenza artificiale. Poi sono arrivati Midjourney, Stable Diffusion, e voi mi insegnate e sono io che ascolto voi su questi temi. Io vi segnalo alcune applicazioni che a me piacciono molto e che non sono direttamente generazione immagine, perché quella la sapete fare meglio voi. Una delle cose che per esempio ci ha sorpreso di più era questa capacità di fare collegamenti e di comprendere argomenti come lo stile. Quindi, non so, noi gli abbiamo chiesto a un certo punto sarebbe la Gioconda nello stile di Mondrian. Capite che qua vuol dire sapere cos'è la Gioconda, sapere com'è fatta, che caratteristiche ha, cosa raffigura, sapere chi era Mondrian e ricavare un pattern dell'opera di Mondrian che permette di definire lo stile di Mondrian. Quindi dietro qui c'è un lavoro non banale, se pensate che lo ha fatto un calcolatore e lo ha fatto in pochi secondi, e il risultato è stato questo. Quindi questo tipo di effetti all'inizio hanno sicuramente scatenato l'effetto wow che tutti noi conosciamo, perché erano esperimenti interessanti che davano risultati oggettivamente inattesi. L'altra cosa molto bella che si può fare anche magari per provare a spiegare la storia dell'arte ai nostri ragazzi, per provare a appassionarli all'interno dei percorsi scolastici che sono spesso molto noiosi, è quello che si chiama painting, no? Si può fare nei quadri di Dalì o di De Chirico e vengono fuori cose bellissime, ma anche in questo caso con la ragazza con l'orecchino di perle, estendere l'occhio e vedere cosa c'è intorno a lei è estremamente interessante. Anche qui il generatore di immagini ha tenuto conto, ha capito qual era l'anno in cui il quadro era ambientato, e quindi non vedete televisori o telefoni o altri apparecchi moderni, ma è una cucina con tutte le caratteristiche del periodo in cui il quadro è stato realizzato. Quindi queste sono cose estremamente interessanti e che spiegano la profondità e la complessità di questi strumenti, che dimostrano di avere una conoscenza davvero non banale nel generare poi immagini fatte molto bene. Per esempio, gli studenti di intelligenza artificiale generativa capiscono una frase di questo tipo: come sarà Milano nel 2080 se non combattiamo il cambiamento climatico? Vuol dire capire cos'è Milano, trovare dei simboli di Milano, capire cos'è il cambiamento climatico, quali sono gli effetti possibili del cambiamento climatico. Questa immagine speriamo non sia così nel 2080 a Milano, ma comunque chiaramente fa seguito all'idea dell'innalzamento dell'oceano e delle acque, identifica perfettamente in Piazza Duomo uno dei simboli di Milano, e quindi è una raffigurazione intelligente rispetto alla domanda che gli abbiamo fatto, oltre che graficamente è fatta molto bene, con i riflessi, con l'acqua che si muove. Ogni tanto non va, ma non va per colpa nostra, perché poi ci accorgiamo che ancora una volta il problema è il chatbot. Gli abbiamo chiesto di farci l'immagine di un salmone che risale il fiume e ci ha fatto questa cosa qua, che è assolutamente corretta dal suo punto di vista, perché le immagini che ha lui del salmone sono queste, quindi il salmone già pronto da essere mangiato, e questo pezzo di salmone sta effettivamente in un fiume, forse anche controcorrente. È chiaro che avremmo dovuto dirgli un salmone vivo per avere qualche risultato migliore. È diciamo prima una questione di probabilità. Le immagini che lui ha dei salmoni con cui è stato addestrato sono in gran parte immagini di cibo, e quindi come tale lui assolutamente in maniera coerente l'immagine del salmone che risale il fiume ce la presenta in questo modo. Una delle cose più interessanti, voi sapete che c'è il sito che dice chi è questa persona, no? Genera, e io ho visto nella vostra pagina delle cose eccezionali, quindi qua non mi soffermo, ma la generazione di immagini, di volti è veramente incredibile, assolutamente realistici, e sappiamo tutti bene che in realtà queste persone non esistono e sono generate automaticamente. C'è tutto il tema delle immagini, delle fake news. Adesso di oggi la notizia di Kate Middleton, come si chiama? Sì. Insomma, la famiglia reale che ha provato a tranquillizzare tutti sulla salute io qua mi perdo sulle parentele, ma insomma questa signora che fa parte della famiglia reale, con una foto che era evidentemente falsa, aveva un sacco di piccoli particolari, le maniche non complete, il pavimento chiaramente duplicato in maniera irrazionale, non realistica,
i capelli, e quindi c'erano tutta una serie di dettagli che qualunque esperto ha identificato subito, e quindi quella era chiaramente un'immagine fake. Poi il personaggio raffigurato, Kate, ha peggiorato la situazione dicendo che è stata colpa sua, che aveva sbagliato l'editing, quando si capisce che è proprio un'immagine generata completamente in maniera artificiale, quindi si capisce ancora di più che è un tentativo di tranquillizzare, che ha avuto esattamente l'effetto opposto. La capacità di identificare se una notizia o un'immagine è fasulla, questo sì sarà una competenza e forse un mestiere, perché oggi tutte le agenzie di informazione ricevono immagini e notizie clamorose, vogliono essere i primi a pubblicarle e devono assolutamente essere in grado di capire se è vero o se è falsa al volo. Quindi ci vuole capacità di studiare le cose. Qui era facile capire che il Papa non ha questo piumino qui. Bisogna però sapere chi è il Papa, cosa veste, come si muove, che particolarità ha. Bisogna avere le connessioni giuste, telefonare alla persona giusta. A me viene in mente un esempio che forse ricorderete, che non c'entra con l'intelligenza artificiale, però credo sia interessante. Benedetto XVI una sera aveva un incontro con dei diplomatici, un incontro che non veniva considerato importante, no? Il predecessore di Papa Francesco. E alla fine prese la parola e parlò in latino, e c'erano i giornalisti, quelli proprio più affezionati, che seguono il pontefice in qualunque riunione, anche la più noiosa e ripetitiva, e fra questi c'era una giornalista dell'ANSA, e il Papa inizia questo discorso in latino e fa riferimento a una enciclica di Papa Paolo VI che spiegava quando un sacerdote doveva ritenersi inadatto fisicamente a proseguire il suo lavoro e quindi doveva dimettersi. E lei, che capisce il latino, tira sulle orecchie, non capisce perché il Papa citi questo documento di Papa Paolo VI, e incomincia a seguirlo con più attenzione rispetto ai suoi colleghi, e lei unica capisce che in latino il Papa Benedetto XVI si è dimesso, cosa clamorosa che non si aspettava nessuno, in un contesto assolutamente non prevedibile, e quindi lei all'inizio non ci crede, ha sentito con le sue orecchie, ha tradotto correttamente, ma non ci crede. Allora incomincia a avvisare il suo capo dicendogli però non pubblicare niente perché mi sembra impossibile, e poi comincia a fare tutta una serie di telefonate a tutti i collaboratori del Papa, finché non ne becca qualcuno che incomincia a dire sì, ma in effetti sì, intendeva quello, perché ha detto che bisognerà fare un conclave, e alla fine l'ANSA pubblica la notizia per prima e in maniera affidabile, e questa giornalista poi verrà anche ricevuta dal Papa, che la ringrazierà per questo servizio. L'ANSA è l'unica agenzia oggi, che io sappia, che scrive ANSA Checked sotto tutte le notizie che pubblica, cioè ha proprio una rete di persone che di mestiere controlla ogni volta che arriva una notizia se questa notizia è vera o falsa, ogni volta che arriva un'immagine se questa immagine è vera o falsa. Ci sono tanti strumenti per aiutare a capire se un'immagine è vera o falsa, quindi si inserisce l'immagine e si ha la risposta che ti dice se è probabilmente generata o meno con l'intelligenza artificiale. Ricordiamo che, noi dicevamo prima, tutto quello che si genera è di proprietà della persona che ha fatto il prompt, quindi anche l'immagine, se uno riesce a generare un'immagine con cui fa dei soldi, quei soldi lì sono legittimi. Il problema ovviamente è spacciare un'immagine falsa per immagine vera. Questo del possesso è vero anche per i libri. Se voi andate su Amazon trovate dei libri in cui l'autore è ChatGPT, no? E tutti noi abbiamo voglia di leggere un libro scritto ChatGPT su ChatGPT. Chissà che interessante che è. Nella realtà il signor Jeff Hampton è il signore che ha probabilmente generato il prompt, i soldi li intasca lui, anche se l'autore risulta essere ChatGPT. Ma torniamo al discorso delle immagini, no? Il tema è io possiedo le immagini e quindi ho diritto a essere pagato per l'uso che se ne fa di queste immagini. Ma se l'immagine è usata per addestrare un chatbot, ho diritto di soldi, e se sì quali? Questo è un tema, appunto, che vi dicevo ancora dirimente e oggetto di discussione in tribunale, quindi in realtà non vi so dire qual è la risposta vera. Certo è che nascono queste strane messaggi, non so se avete visto alla fine di ogni trasmissione Mediaset esce questa scritta.
è severamente vietato ogni utilizzo delle immagini trasmesse atto all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa, così come l'utilizzo di mezzi automatizzati di data scraping. Quindi in media si scrive questa frase che nel diritto italiano non ha nessun senso, non vuole dire assolutamente nulla. Non c'è nessun riferimento nel diritto, nei manuali di diritto italiani a frasi di questo tipo. Però è chiaro che vedete, si mette le mani avanti, dice prima o poi cercherò di portarti in tribunale, nel caso dirò io l'avevo detto che era vietato e tu hai fatto qualcosa di sbagliato nell'utilizzare immagini delle mie trasmissioni per addestrare i chatbot. Sapete che oggi si parla di veleno per topi nelle immagini, cioè chi genera immagini può mettere questo appunto veleno, questo aggiunta informatica creata dall'Università di Chicago, che fa sì che di fatto alcune opere generate da intelligenza artificiale coperte da copyright non possono essere copiate, perché chi le copia poi riceve delle immagini non utilizzabili. Il tema è aperto, è importantissimo e soprattutto appunto ad oggi è assolutamente non regolamentato, per cui rimane apertissimo. Qui citiamo quasi sempre la storia del monkey selfie, no? Penso la sapete. A un certo punto un fotografo andò in una foresta, lasciò la macchina fotografica su un sasso, arrivò una scimmia e si fece il selfie, ed è una foto bellissima di una scimmia che sorride. Il fotografo la pubblicò e divenne subito popolarissima. Ad un certo punto il fotografo chiese dei soldi, disse ma basta, non potete usarla, è una foto mia. Andò in tribunale, il tribunale disse no, questa foto non ha copyright perché la foto è di una scimmia e il diritto d'autore o diritto di copia, che sono due cose diverse, ma insomma entrambe le versioni del diritto di proprietà di un'immagine sono antropomorfiche, valgono solo per gli uomini, quindi questa immagine può essere usata da tutti in qualunque modo. In ogni caso il tema dell'uso delle immagini è ancora aperto e non so se il veleno per la IA sia la soluzione vera per risolvere i problemi. Certo è che questi strumenti fanno cose impressionanti. Noi gli abbiamo per esempio fatto leggere questa foto, vedete c'è scritto frigo a temperatura ambiente, è scritto in stampatello, scritto male. Lui ha capito che quello che vedeva era un frigo dietro le bottiglie d'acqua, ha letto il testo, lo ha capito, ma soprattutto ha capito che era una battuta. La cosa che a noi ha fatto molta impressione è che ha detto questo può essere divertente perché il frigorifero è progettato per mantenere gli alimenti al fresco, quindi un frigorifero a temperatura ambiente è inutile. E addirittura suggerisce che qualcuno l'abbia scritto per prendere in giro il possessore del frigo. Parla di situazione ironica, quindi gli strumenti oggi di non solo generazione immagini, ma anche di lettura delle immagini hanno raggiunto un livello davvero interessante e impressionante. Questo è un esempio, questo è un altro, lo dicevamo prima, lo stile pittorico non ha nessun problema a identificarlo. Le mappe di città, capisce che città è e ti dice anche dove, ha capito lui che è Firenze, perché noi non gli avevamo detto, e ci ha anche fatto l'itinerario per dirci come affrontare i vari monumenti da visitare, musei da visitare. Ci dice anche assicurati di indossare scarpe comode perché ci sarà molto da camminare, quindi è amichevole come una mamma in queste cose. Ad un certo punto arriviamo al paradosso che ChatGPT risolve i CAPTCHA e qui andiamo a farci male, perché voi sapete che i CAPTCHA è un modo per cui l'uomo deve dire a un computer di essere un uomo, no? Che diciamo che è il contrario del test di Turing. Nel test di Turing c'era qualcuno che rispondeva delle domande e se capivi che era un automa, voleva dire che quell'automa non aveva superato il test di Turing, no? Tipicamente ai tempi un computer alla stessa domanda rispondeva con la stessa risposta. Una persona alla stessa domanda replicava con risposte diverse perché pensava che la prima risposta non andasse bene e cercava di arricchirla e di cambiarla. Quindi il test di Turing banale funzionava così. Oggi si è arrivati al
captcha per cercare di capire quando dall'altra parte della tastiera c'è un uomo e non un generatore di password automatico o comunque una macchina. Il problema è che oggi ChatGPT traduce i captcha, e quindi anche questo tentativo qua ormai è destinato a fallire. Dicevamo prima che capisce cosa fa ridere. Tra le altre cose, voi lo sapete, è possibile anche fare delle ricette sulla base di quello che si ha nel frigorifero. Questo è un esempio. Noi abbiamo preso del brie, delle noci e delle lasagne e gli abbiamo chiesto cosa farci, e lui effettivamente ha scritto giustamente lasagne con brie e noci. La cosa che a noi impressiona è che il brie c'è scritto, quindi va bene. Le lasagne c'è scritto e anche qui va bene. Ma capire che queste erano noci secondo noi non era così semplice, perché non è un'immagine proprio così nitida e così chiara. Comunque devo dire che anche in questo caso qui è stato esauriente e ci ha portati dove ci voleva portare. Non vado avanti, vi serve una seconda parte di presentazione, ma così vi uccido. E invece direi, Paolo, se tu sei d'accordo, di aprire il dibattito e le domande, visto che penso di aver buttato lì tantissimi temi, forse un po' in fretta, però credo che di argomenti da trattare ce ne siano parecchi. Ma allora, caspita, direi, nel senso che, come tuo solito, mi verrebbe da dire, gli argomenti ne buttate lì a palate. Io qualche appunto me lo sono preso. Comincio a buttarti lì una prima domanda, ne ho altre, ma ti butto lì la prima domanda anche perché quella che mi è arrivata prima in ordine cronologico, quando parlavi di studenti che magari usano ChatGPT per fare... Sì. Allora, la domanda è, o una domanda, un'osservazione. A me sembra che una cosa che manchi oggi sia un discorso serio sull'educazione all'uso di questi strumenti. Nel senso che non bastano i manuali per imparare a fare cose di questo tipo qua, tutto quello che si vuole, ma proprio un'educazione all'uso. E mi ricollego a alle cose che hai fatto vedere, cioè il Papa col piumino, ma anche, ma anche all'esempio della Kate Middleton e la foto che ha fatto, nel senso che io mi chiedo, e l'hai detto anche tu, come si fa a pensare che questo Papa vada in giro vestito così? No? Cioè, è assurdo, non ha senso, basta un minimo di conoscenza critica del personaggio, diciamo del personaggio, per dire quantomeno far saltare le antenne, dice, c'è qualcosa che non mi quadra. Parlato della Kate Middleton perché vabbè, non sono neanche molto appassionato di storia della famiglia reale inglese, Io però vi chiedo scusa per questo, ma non so chi sia, più o meno. so che è la moglie di qualcuno dei figli. Esatto. Comunque, da quello che posso capire io, è semplicemente una foto taroccata male, più che una foto fatta da un'intelligenza artificiale, perché l'avrebbe fatta meglio, suppongo. No? Allo stesso tempo, oggi è uscita, e l'ho riportata anche nel gruppo, una notizia che i finalisti del premio Pulitzer, è venuto fuori che fra i finalisti, 45 mi sembra, 5 hanno dichiarato di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale. L'hanno dichiarato perché erano nelle Sì. regole del concorso, nel Sì. senso che ci ha detto, guardate, voi dite cosa avete utilizzato, bla 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 bla, attenzione, non sono stati squalificati. No. Semplicemente era nelle regole, dite che. Sì. E secondo me questo è un esempio di contrapposizione di il Papa, voglio dire, e il Pulitzer, no? Contrapposizione di notizia senza cultura, cioè nel senso vedere una notizia senza avere una cultura e una reazione con una cultura. No? Lo strumento c'è, hai detto tu giustamente, lo strumento di intelligenza artificiale c'è, che si chiami ChatGPT, che si chiami Midjourney, che si chiami come c'è, siamo pieni, siamo in un mondo che è pieno di, ha senso imparare ad usarlo, attenzione, sto parlando dal punto di vista tecnico, quindi il fatto che al premio Pulitzer ci siano i finalisti che l'abbiano usato, poi l'hanno usato in diversi modi, in diverse fasi, questo non ha sminuito il valore delle loro opere, e infatti non sono stati nominati, perché poi comunque conta sempre il fatto che dietro ci vuole la testa pensante. Allo stesso tempo manca, e questo qui ritorno a dirlo, l'educazione, che è una cosa oltre il fatto di saper usare lo strumento.
e di questa parte qui io sento una drammatica assenza, ma anche nelle discussioni. Sì, Cosa ne sono pensi tu d'accordo. che... Sono assolutamente d'accordo. Per esempio, adesso faccio notare un particolare così torniamo al libro, no? In Uomini che amano i chatbot, la prefazione l'abbiamo fatta fare, e gentilmente ce l'ha fatta, un filosofo che insegna filosofia alla facoltà di teologia di Lugano, che si chiama Marcus Krinke, che è un personaggio straordinario, uno dei massimi esperti di etica dell'intelligenza artificiale, per ribadire che il nostro libro non è un libro per tecnici. Io Marcus Krinke l'ho conosciuto in una scuola superiore a Lecco, perché andammo a fare una lezione di etica dell'innovazione, non era ancora uscito ChatGPT, ma già si parlava evidentemente di innovazione tecnologica in atto, si parlava di metaverso e via discorrendo, e lui fece una lezione ai ragazzi sulla consapevolezza, sull'importanza di avere consapevolezza rispetto a questi strumenti qua. Secondo me questo è il tema fondamentale. Noi dobbiamo spiegare alle persone come funzionano, cosa possono fare e qual è il modo giusto di utilizzare, secondo noi. Poi ognuno potrà avere le sue opinioni, non pretendo di essere per forza nel giusto, però il primo ragionamento da fare è sulla consapevolezza rispetto a quello che sta succedendo e alle potenzialità di questi strumenti. Quindi non è un tema tecnico, anche perché la tecnica diventa di utilizzo almeno, diventa sempre più semplice, si fa in modo che l'interfaccia sia quanto più possibile naturale e che non serva un programmatore in Python per riuscire a utilizzare DALL-E o Stable Diffusion Midjourney. E nel facilitare la tecnica si estende l'utilizzo e a questo punto diventa molto più importante ragionare sulla consapevolezza. Io sono assolutamente d'accordo sul ragionamento che facevi te sul premio Pulitzer, cioè possiamo, e non è un problema, chiedere ai ragazzi a scuola: ditemi chi di voi ha usato ChatGPT per fare questa relazione. Poi magari chiediamo anche chi ha usato invece Wikipedia, chi ha usato invece il papà che è professore all'università, chi ha usato il nonno che era vivo nella seconda guerra mondiale. Insomma, poi ognuno avrà gli strumenti che vuole. Però se vogliamo dividere il mondo fra intelligenza artificiale e il resto degli strumenti, chiediamo pure ai ragazzi: ditemelo se avete usato ChatGPT o equivalenti, naturalmente. Ma una volta che sappiamo che l'hanno usato, questo dal mio punto di vista non cambia la qualità del lavoro che hanno fatto i ragazzi. Hanno usato uno strumento, ma poi quello che conta è la relazione che portano e soprattutto si sanno spiegarla. Quindi il vero tema è: bene, adesso che hai usato questo strumento, tu cosa hai capito di questo argomento? Quindi in realtà quello che conterà sempre di più nella scuola sarà la conversazione, sarà capire se i ragazzi hanno imparato a ragionare. E il tema dell'educazione, la scuola, l'università devono soprattutto insegnare ai ragazzi a ragionare, perché nessuno sa che lavoro faranno quando si laureeranno, si diplomeranno, e il lavoro cambierà nell'arco di pochi anni, quindi è inutile che uno scelga l'università pensando che mestiere vuole fare, a parte pochi rarissimi casi, perché il mestiere cambierà tantissimo e la cosa importante sarà la capacità di usare in modo flessibile gli strumenti che via via la tecnologia metterà loro a disposizione. Questa è la cosa che è più importante da insegnare. Marco, io avrei altre domande, ma secondo me anche tu ne hai. Io ce n'ho 1,5 miliardi. E una cosa che a me preme sempre: noi stiamo dicendo, ok, chi ha bassa specializzazione, diciamo, non starà tranquillissimo nei tempi futuri. Il problema è pure però, ok, ci saranno tantissime tecnologie super usabili, semplicissime, come digitazioni, come prompt, eccetera. Però il problema è anche noi come possiamo educare all'esponenzialità. Cioè, noi ChatGPT, secondo me, è stato il primo strumento di massa che fa capire le curve esponenziali, mentre magari noi più tecnici qualcosina l'avevamo già vista, probabilmente. E secondo me il vero punto che adesso è uscito fuori, e non si è forse tanto capito, però credo che a breve lo sarà, è che si può fare tutto, sostanzialmente. Si può fare tutto, è molto meno difficile, ci vuole meno gente per fare progetti, o meno competenze perché le altre le puoi sopperire in maniera piuttosto semplice.
Io mi occupo di vendita online, quindi uno dei settori forse più colpiti, più stravolti, più incredibili da questo punto di vista qui. E come si fa? Nel senso, è vero che adesso 8 ore, busta paga, un sistema basato su 900, quindi vabbè, catena di montaggio sostanzialmente. Noi abbiamo una nazione fatta di PMI, di 10, 15, 20, 30 persone, ok? Queste tecnologie qua, esplodendo le capacità, esplodendo le possibilità, insomma, aumentando, ecco la parola esatta, aumentando il lavoro, la produzione, non rischiamo, specie noi, di rimanere un pochino indietro, perché ti vai a battere con l'estero, perché comunque non hai la possibilità di avere il tempo di aggiornarti, perché se sei un'azienda piccola non hai investimenti, non hai formazione, non c'è niente. Come si risolve questa cosa qui? Vabbè, come Sì, possiamo? sì, no, io non lo so ovviamente come si risolve, il tema è enorme e meriterebbe un paio di serate anche con gente più esperta di me. Io devo dire che se guardiamo la realtà italiana, secondo me c'è un grosso rischio, un grosso vantaggio. Generalizzo come sempre, schematizzo e mi scuserete per questo, però da una parte è vero, il nostro tessuto industriale è fatto di PMI e questo è di per sé in assoluto un problema, perché le aziende piccole vivono di urgenza e del fatturato da fare entro fine mese, e quindi Entro ieri. entro fine mese scorso e questa trasformazione digitale è importante ma non è urgente, e quindi il rischio di dire sì, prima o poi la farò, quando proprio sto morendo la farò, è un rischio serio. Noi stiamo lavorando con molte PMI, stiamo cercando la prima cosa che facciamo è parlare col management e cercare, che poi spesso è il proprietario, il fondatore, e cercare di spiegare che questa transizione digitale va fatta in parallelo quanto prima, cercando di perdere meno fatturato possibile, però bisogna farla, perché sennò si rischia davvero di andare in ritardo, e quando poi c'è un tuo concorrente che fa le stesse cose che fai te in molto meno tempo, vai in difficoltà. Anche solo l'offerta. In Noi scala, abbiamo poi visto diciamo pure. è in scala, poi certo. Noi abbiamo visto che offerte che prima si facevano una settimana, oggi con questi strumenti puoi farle in poche ore. Se il cliente si abitua a avere l'offerta in poche ore e tu sei ancora lì a farle in una settimana, non partecipi neanche alla gara, cioè non è che parti e arrivi ultimo, non parti neanche, insomma, no? È proprio... Dall'altra parte però l'Italia, secondo me, ha un vantaggio importante, che è appunto quello che oggi serve meno la specializzazione stretta e serve di più avere la capacità di guardare le cose dall'alto, fare i collegamenti, capire come evolvono, e quindi serve unire la tecnica alla creatività, che è tipicamente un approccio italiano, cioè il classico tecnico che sa come si fanno le cose, le ho sempre fatte così e quindi non farmele fare in un altro modo, avrà vita molto dura nel futuro, mentre chi ha la capacità ogni volta di reinventare in qualche modo il processo, se lo fa con intelligenza e usando bene gli strumenti, probabilmente potrebbe avere dei vantaggi competitivi. Quindi da una parte bisogna aiutare le PMI con delle attività di consorzio, di categorie che permettano un'evoluzione digitale fatta assieme e che quindi appunto permetta di fare economia di scala anche su aziende piccole. E dall'altra parte però dobbiamo provare a sfruttare questa nostra capacità di maggiore adattabilità rispetto ad altri popoli che di solito sono tecnicamente più preparati ma molto più rigidi di noi, perché questo, se riusciamo a usare la fantasia per cambiare i processi, potremo essere più efficienti degli altri usando questi strumenti qua. Quindi da una parte un vantaggio, dall'altra però dobbiamo organizzarci, e l'organizzazione da noi tipicamente non è esattamente il nostro forte. Se io devo lavorare col mio vicino che odio profondamente, piuttosto fallisco. Ecco, queste cose qua dovevamo assolutamente superarle per lavorare tutti assieme e andare avanti tutti assieme. Il problema è che secondo me tantissimi si ritroveranno fuori mercato ma senza rendersi conto che sono fuori mercato, quindi mentre l'imprenditore in qualche modo si salva perché a fine mese ci arriva in qualche modo, e il problema grande è sempre la base. E questa cosa qui mi spaventa tantissimo, Certo. anche perché non puoi pensare a cose alte, a concetti elevati, a sistemi, a processi se non ti porti il pane a casa, insomma.
Sì, sì. Questa è proprio un No, dubbio io che sono, da anni ormai. Se mi sono posso, d'accordissimo, il tema. Sì, se mi posso inserire, c'era una seconda domanda che mi sono segnato, che in qualche modo io vedo che si aggancia al discorso che state facendo voi due. Allora, parto un po' da lontano. Nel mondo dell'intelligenza artificiale, secondo me, si sta assistendo a uno serrato confronto, non scontro, ma confronto tra l'approccio open source e l'approccio proprietario. Nel senso che certo. abbiamo tantissime proposte di un tipo e dell'altro, parlo di quelle dell'immagine, ma vale la stessa cosa nel mondo dei chatbot, vale così. Abbiamo Midjourney, abbiamo Stable Diffusion. Poi fa niente che Midjourney probabilmente si è istruita utilizzando lo stesso dataset di Stable Diffusion, come risulta da un processo. Quindi abbiamo da lì piuttosto che altre cose open source. La stessa cosa vale nel mondo dei chatbot, appunto. Ecco, allora, quello che sto notando è che questa cosa qui, il mondo open source non sta arrancando dietro, ma secondo me è quantomeno pari livello e mi verrebbe da dire che in alcuni settori, tipo quello dell'immagine, è quello che sta conducendo, perché ultimamente Midjourney, per esempio, sta uscendo con delle novità fantastiche, ma sta inseguendo Stable Diffusion. Poi lo fa benissimo e probabilmente lo sta facendo anche meglio. Ha una base sicuramente, ha una struttura fatta in un certo modo particolare, oggi ho cominciato a fare le prove del character reference, fantastico, però sta inseguendo Stable Diffusion su questo. Ho sentito parlare nella prossima versione della 7 che forse introdurranno ControlNet. ControlNet in Stable Diffusion c'è da un anno e qualcosa, un anno e mezzo forse. Cioè, nel senso, in questo momento qui l'open source ha delle cose da dire e le sta dicendo. L'open source sta anche facendo un'altra cosa. È molto, diciamo, è molto non viene la parola, diciamo, l'open source in questo campo qui mette molto in risalto la democraticizzazione di questi strumenti. La conseguenza è che ci sono delle figure nuove, secondo me, che non è più la figura del tecnico o la figura dell'artista, parliamo delle immagini, ma va nel senso della figura come Leonardo, no? La persona che è capace di costruire, sviluppare lo strumento, ma sa anche utilizzarlo in modo creativo. Io ho visto diverse persone fare questa cosa, nel senso che si capisce che c'è una cultura profondamente tecnica, sviluppano delle cose. Tra l'altro, secondo me, un po' il discorso che si fa prima delle piccole e medie industrie, delle piccole e medie PMI, piuttosto che il confronto con. Ecco, l'open source credo che non è la risposta, ma è una delle risposte che permette tutto sommato di diminuire poi il peso della scala dell'ente che lavora. Anche il singolo riesce a dire delle cose, perché ci sono in ambito Stable Diffusion delle soluzioni, delle extension fantastiche sviluppate da una persona. Il Adapter è stato sviluppato da un italiano, per esempio. Quindi questa cosa, questo aspetto, questa possibilità dell'open source con l'intelligenza artificiale, questa democraticizzazione, accesso alle risorse e dell'uso delle risorse, mi sembra che cambi parecchio le carte in tavola. Ecco. Era una cosa che volevo, Sì. più che una domanda, era un'osservazione. Ecco. No, è un'osservazione che condivido, no? Gli strumenti sono potentissimi e possono essere usati da una singola persona, quindi, o da piccoli gruppi. Quindi effettivamente noi riusciamo ad avere a disposizione strumenti eccezionali da comunità che appunto mettono a disposizione questi strumenti per crescere assieme, che è il concetto dell'open source, no? Cioè io ho fatto qualcosa di utile, lo metto a disposizione, tu parti da qui e fai qualcos'altro di ancora più utile che poi utilizzerò io, e in questa maniera cresciamo tutti assieme in maniera appunto tra virgolette democratica, cioè più disponibile per tutti, più universale, e come dicevi giustamente te, questo permette di liberare la fantasia, quindi io ho la competenza tecnica per capire cosa fa lo strumento, ma anche una cultura universale, una curiosità universale che mi fa dire, beh, proviamo a usare questo strumento per fare quest'altra cosa qua, e la curiosità diventa un motore fondamentale. Ti rendi conto che poi, cioè, per far bene i prompt
nasce dal fatto di saper usare bene la curiosità, perché un prompt è una domanda e la madre di tutte le domande è sempre la curiosità. Quindi le persone curiose in senso lato, in senso intelligente, in senso profondo, sono quelle avvantaggiate. Il mondo open source ha molto bisogno di questo tipo di persone. C'è però un limite drammatico che ferma la democraticizzazione ad un certo punto, che è il possesso dei dati. Il possesso dei dati ad oggi rimane il tema meno democratico del mondo ed è più fondamentale. Oggi i dati sono davvero in mano a pochissime persone e tu prima o poi vai a sbattere lì, perché poi avrai comunque bisogno per utilizzare i tuoi strumenti, per addestrarli, per poterli utilizzare in sistemi complessi, avrai bisogno di accedere a dei dati. Ad oggi il possesso dei dati è tutt'altro che democratico, non è regolamentato e nessuno lo considera come la vera ricchezza, ma secondo me è la vera fonte di ricchezza in questo momento. Quindi tutto vero il tuo discorso se arriviamo fino lì. La barriera del possesso dei dati secondo me è ancora una barriera drammatica. Ma la risposta con la barriera deve arrivare da qualcuno che non siamo né io né te né Marco né la tua azienda, ma dovrebbe arrivare dalla politica e dall'alta politica. Certamente. Questo qui di cui parli te, Paolo, in realtà c'ha dei riflessi pure sulla società, cioè ci sono dei modelli open source, no? Tipo comunità energetiche, queste robe qui. Questo qui è chiamato, sono i modelli a scala laterale, cioè individui che non si costituiscono azienda, quindi non perseguono l'utile come, diciamo, ragione sociale, come fine ultimo dell'associazione, ma distribuiscono diciamo, i frutti di quello che mettono in comune. Il problema di questo qua è che se lo applichi online, a parte i dati che non hai nemmeno la potenza di calcolo. Cioè, tu potresti anche avere tutti i dati del mondo, ma se non c'hai una server farm grossa come casa mia, non ci fai ancora granché. Ci farai, perché vabbè, sappiamo la compressione e tutto. Però i grandi limiti sono questi qua, e sono pure i motivi per cui se ti vai a vedere le più grandi aziende del mondo sono quelle che hanno i dati, Netflix, Meta, Alphabet, eccetera. No, ma sicuramente diciamo. Quello che stai dicendo tu, quello che hai detto Canzio sui dati, è assolutamente vero. Quello che volevo solo far notare, diciamo, era che mi sembra che questa rivoluzione stia in qualche modo anche già dando dei frutti sociali che non sono cominciati, io lo faccio cominciare il 20 luglio del 2022, quando è uscito l'annuncio di da lì. Non sono cominciati con l'arrivo delle intelligenze artificiali, perché di open source si parla da tanto tempo. Sappiamo benissimo che tanto del nostro mondo si regge su quello, sappiamo benissimo Pensa a Linux. Esatto, stavo giusto per citare Linux, che cosa regge, quanti dei server che reggono la rete usano Linux e non solo, perché voglio dire, anche perché poi il concetto di open source è molto largo, perché anche la licenza Creative Commons, no? È tutto sommato una sfaccettatura di questo mondo, no? E per esempio, visto che parlate di dati, posso citare che alcuni dei dataset più usati sono rilasciati con licenza Creative Commons. Quindi è vero chi ha i dati lì ha il potere, alcuni questi dati li condividono. Poi, scusami, questa la cito sempre perché non è vero che tutti i dataset, cioè che tutte le intelligenze artificiali sono allenate rubando i dati in giro, perché diciamo che è una di quelle cose che andrebbe sfatata, no, a parte della. Diciamo che di quelle che io parlo di quelle che servono per allenare le immagini, solo un dataset è stato creato in quel modo, ma guarda caso nessuno se la prende con quel dataset. Tu hai citato prima Getimage, che è vero che ha citato Stable Diffusion, ma non ha citato Midjourney, che ha usato lo stesso dataset. Certo. E questo qualcosa dice, nel senso che probabilmente Getty ha visto in Stable Diffusion un nemico, ma non l'ha visto in Midjourney. Certo. Poi posso tornare a un discorso, Marco, che facevamo all'inizio, sì, che mi interessava molto, no? Perché tu prima ancora di collegarci mi hai fatto una domanda che a me piaceva molto,
e che era legata, no? Non so, la vuoi rifare te? Perché mi sembra... No, la tenevo per la prossima perché forse era Ah, va bene. più Allora dopo. appropriato. Però ricordami quale, perché te ne ho fatte tipo 40. No, la domanda se quella generata con... se le immagini generate con l'arte, con la intelligenza artificiale generativa... Lo possono facciamo essere definire definite che sì, arte, certo. Cioè, in un mondo che è tutto fotocopiato. E poi, allora, la faccio meglio questa domanda. Sì. Perché io da calciofilo, Mm. una domanda che mi sono sempre fatto, ma che davvero Pelé è stato più forte della storia? Cioè, non è che magari ci sta uno dentro un campo, che ne so, della Bolivia con gli amici suoi che stanno a giocare lì che era più forte? Noi non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Quindi se noi attribuiamo, oppure a rari ci buttiamo dentro, se noi viviamo di storia, quindi attribuiamo un senso a qualcosa, diciamo, diamo per assodato che l'arte sia quello che riconosciamo come tale. Fantastico. Questo in ambienti ristretti o comunque non esponenziali, cioè non infiniti, ci può star bene, perché comunque ci sono circoli ben definiti di persone che fanno quella roba lì, ma in un mondo dove acceleriamo la velocità di fruizione, acceleriamo la possibilità di produrre, acceleriamo il caos, ok? Cos'è che ci può fare essere sicuri che una cosa sia arte? Cioè, non lo eravamo prima, ok, adesso... Boh, questa è la domanda. Come si fa? Sì, no, questa qua è una domanda secondo me bellissima e fondamentale. Detto naturalmente che l'arte, l'accesso alla definizione di arte immediata, no? Perché sappiamo che Caravaggio per 300 anni è rimasto assolutamente sconosciuto e poi d'improvviso è stato riconosciuto da tutti come un artista innovativo. Quindi poi, come dicevi giustamente te, la definizione di capolavoro è sempre profondamente immediata e noi la subiamo, il più delle volte non la decidiamo noi. Però il tema vero è ancora legato alla creatività assoluta rispetto alla creatività relativa, no? Se io quando faccio le presentazioni, le slide e così, quasi sempre chiedo a Dalì, mi genera un'immagine su questo tema e lei mi fa delle immagini che sono molto ripetitive, molto simili e si capisce lontano un miglio che sono fatte dall'intelligenza artificiale, no? Però è un problema mio, sono io che non sono capace di usare bene gli strumenti, perché se una persona riesce ad avere un'idea originale e geniale e a generare un'immagine innovativa e che dà delle emozioni, delle sensazioni, fatta bene tecnicamente, che dà anche fatta bene esteticamente, che produce delle emozioni forti, non importa che strumento ha usato, può aver usato strumenti di intelligenza artificiale come la matita o il pennello, non cambia nulla, è assolutamente arte, cioè quello che conta è l'essenza, l'idea originale e il messaggio che riesce a trasmettere. Questa è l'unica cosa che rende, secondo me, un'opera d'arte un capolavoro. Gli strumenti con cui l'hai fatta, secondo me, rimangono un mezzo, purché eviti naturalmente di finire nel fare le cose in serie. Allora ti faccio una provocazione. L'opera d'arte è una cosa che oggi noi diremmo che va virale e quindi è decisa dalla massa, insomma, o è sempre una roba di elite? Cioè, c'è Sì, più no, un principe che decide che quel quadro va appeso sul camino. Ci sono miliardi di persone che hanno condiviso una roba, forse è quello, anche se non ci piace la definizione di arte. Però infatti, non c'entra con lo strumento, cioè questo... vi mostro un commento. Paradossalmente il Va Papa bene, con Moncler è arte proprio per autosignificazione nel contesto. Va bene purché sia usata così, cioè se uno la usa per commentare sui social, ecco il Papa che parla dei poveri, poi guardate come si veste, e quindi usa una fake news per insultare, generare un dibattito falso, allora no. Ma se invece la vediamo come un'immagine provocatoria, artificiale, che ammette di essere artificiale ma vuole provocare un dibattito, un ragionamento, ha ragione, assolutamente, certo, sì. È ancora il tema di prima. Io sono ancora convinto purtroppo che anche le cose virali non siano popolari, nel senso più vero del termine, non siano originalmente popolari, cioè anche il virale è deciso alla fine da alcuni, da pochi che riescono a influenzare
la massa, è difficile che sia davvero una cosa che vedono contemporaneamente in 1 milione di persone e senza influenzarsi l'uno con l'altro dicono che meraviglia, no? Succede, però ancora sull'arte secondo me c'è ancora la mediazione che porta a definire capolavoro qualcosa perché è stato deciso prima da qualcun altro, quindi non credo che siamo ancora così bravi a Guarda, identificare capolavori in autonomia. Parlo per diciamo me, poi magari c'è che chi ci ci sono molti modi per far sì che un qualcosa sia stravisto, quindi soldi, banalmente, che ti comprano views. Però se certo. anche tu parti da zero e fai un qualcosa che è veramente valido o colpisce le persone, guarda, arriviamo proprio al Netflix che dicevi prima. Mhm. Cioè, queste piattaforme qua lo vedi poi su TikTok proprio è l'esaltazione di questo concetto. È vero. Tu addestri un algoritmo anche se non te ne accorgi chiaramente. Quell'algoritmo ti fa vedere quello che ti piace sempre meglio, però proprio per questo concetto, se qualcosa strapiace, colpisce l'immaginario di tanti, e quello lì è arte e verrà amplificata in una maniera mostruosa, a prescindere Questo è vero. che hai pagato sponsorizzato, eccetera. Quindi secondo me stiamo andando verso un'arte proprio di massa, cioè l'ha deciso il mondo che quella è un'opera d'arte. Però insomma Bene, ancora no, sono speriamo. contorni secondo me un po' sfocatelli, quindi ci si arriverà No, speriamo. probabilmente. È vero che gli algoritmi di machine learning possono fare questo, appunto, possono ragionare in modo statistico e quindi non essere influenzati da problemi economici, purché tu non ci metta dei soldi per cambiare la statistica e la statistica sia sincera, naturale, hai ragione te, certo, è una scelta Cioè, che diventa a questo paradossalmente punto il problema è popolare il davvero. contrario. Come faccio a Sì. uscire dalla bolla che mi ha costruito? Cioè, quello Quello sì, è tosto. giusto, Anche quello perché, sì. visto che Marco ha usato la parola bolla, noi siamo qui a parlare di intelligenza artificiale, ci parliamo tanto, forse ci parliamo anche addosso, sembra che riempia, però poi in realtà siamo una piccola bolla. Nel senso che io mi rendo conto quando vado fuori nei circoli fotografici a raccontare questa cosa qui, che cos'è? Sì, l'hanno sentito nominare, però tendenzialmente sanno poco e male. Sanno quello che gira più o meno per la rete, sanno quello che passa magari per il telegiornale, però non sanno di più. Sanno che esiste qualche cosa che si chiama intelligenza artificiale, però sanno quello che ha deciso la massa che deve essere saputo, per cui le AI rubano le immagini, tutte cose di questo tipo qua, no? Per cui, e si ritorna un po' al discorso della mancanza dell'educazione e della cultura dell'educazione all'uso di questi strumenti. Quindi sono tutti discorsi che in realtà, tante sfaccettature, ma in realtà sono tutte collegate fra di loro. Stavi dicendo? Sì, noi stiamo provando a sfondare la bolla, no? Cioè il tentativo che facciamo noi col nostro libro e con Sì, le sì. nostre conferenze in ambienti non tecnici è proprio quello di provare a sfondare la bolla, cioè dare consapevolezza a persone che appunto, come dici te, hanno sentito l'espressione intelligenza artificiale, di solito sono contrarie e ne hanno paura perché l'hanno sentito parlare in modo negativo senza sapere cos'è. Quindi proviamo a battere i pregiudizi che ci sono sull'intelligenza artificiale cercando di farla conoscere, però certamente molto ma anche nelle aziende trovo gente che ha molta poca dimestichezza con l'intelligenza artificiale, per quello che bisogna partire, spesso uso una parola un po' saccente che è alfabetizzazione, ma insomma bisogna partire delle volte proprio da provare a condividere quello che ognuno di noi ha capito dei concetti di base e poi da lì provare ad andare avanti. Però il problema è che se rimaniamo nella bolla e non facciamo questo sforzo di avvicinare persone che oggi sono stile contrarie, comunque l'intelligenza artificiale come l'acqua dei pesciolini arriva e quindi queste persone qua si troveranno probabilmente in difficoltà perché è una cosa che hanno osteggiato ma che poi si ritrovano già oggi nella loro vita. Se invece riusciamo a aprire un confronto e a ragionare assieme, magari si abbattono i pregiudizi, poi i rischi ci sono, ce li siamo detti prima, non li nega nessuno, non siamo degli entusiasti a priori, però i rischi li affrontiamo meglio se siamo consapevoli che non se siamo pregiudiziali nel bene o nel male. Vi faccio vedere un commento che è venuto fuori quando si parlava di arte, no? Quindi l'artista deve avere Giusto. qualche cosa da dire, però io l'allargherei un attimo, nel senso che, visto che si parla di sfaccettature che colloquiano e sono legate tutte fra di loro, io vedo, sto cominciando a vedere gente che pensa che basti avere l'accesso a un'intelligenza artificiale
per fargli fare le cose. Poi non è neanche molto ben chiaro cosa fargli fare, no? Che basti sedersi a fammi una cosa meravigliosa, decidi tu che cosa, no? Ecco. Oppure fammi una cosa che funziona, decidi tu. Fammi una roba che posso vendere, ma decidi tu. Nel senso che io non ci metto neanche l'idea. Ecco, allora, una cosa che secondo me deve essere fatta passare è che questi cavoli di strumenti sono strumenti magnifici, potenti, bla bla, tutto quello che vogliamo, ma hanno bisogno dietro di una testa che pensa e di una mano che guida, perché di per sé sono solo pappagalli stocastici, no? Poi magari Midjourney fa immagini bellissime anche schiacciando i tasti a caso, benissimo. Magari c'è GPT a schiacciare i tasti a caso e ti tira fuori una Divina Commedia 2, non lo so, e sto volando con la fantasia, so che non lo fa, però mettiamo, no? Però il discorso è che se vogliamo evitare di avere il libro su ChatGPT, scritto da ChatGPT, pensato per ChatGPT, che quindi a noi sostanzialmente non dice niente, insomma, se vogliamo evitare di trovarci in un mondo riempito di fuffa, occorre diciamo, mettere in evidenza, spingere chi ha le idee, gli autori, mettiamola così. Diciamo, qui si parla di artista nel commento, ma io metterei molto l'accento sull'autore, nel senso di chi ha un'idea, che può essere artistica, che può essere tecnica, che può essere industriale, insomma, e usa gli strumenti di intelligenza artificiale per realizzare quell'idea. Quindi sostanzialmente si potenzia con l'uso, ma deve avere l'idea, deve avere la conoscenza e deve avere l'idea. Com'è questa cosa qui della gente che comincia a chiedere mi serve una cosa per fare 3 parole per descrivere, ma non dice un'idea vera, sostanzialmente per fare successo. Mi serve questa cosa per fare una cosa per fare successo, fammela tu, no? Ecco, è una tendenza che mi sembra che sia in crescita negli ultimi mesi e vorrei che invece passasse il concetto che sapere usare questi strumenti richiede o ci si siede per divertirsi e va benissimo, no? Oppure se lo vuoi usare per lavoro, lo vuoi usare per produrre qualche cosa, devi essere tu quello che ha l'idea, devi essere tu quello che conduce le danze, altrimenti non si va da nessuna parte. Era il pistolotto della serata. No, ma è per quello che io all'inizio dicevo che purtroppo secondo me il problema più vero è la crescita intellettuale e culturale delle persone, no? Noi continuiamo a pensare che ai ragazzi bisogna insegnare soltanto la tecnica a fare bene un mestiere, e capisco, perché abbiamo bisogno anche di chi sa usare il tornio, abbiamo bisogno di chi sa usare gli strumenti o progettare o programmare, però non dobbiamo dimenticarci dello spessore culturale e intellettuale più generale, perché poi le idee importanti nascono da questo, non dalla ripetitività di operazioni che abbiamo sempre fatto, ma invece dal tentativo di fare meglio le cose che facciamo e addirittura di fare cose nuove. E vista la potenza degli strumenti è un peccato non usarli per cercare di fare meglio le cose che facciamo o addirittura per cercare di fare cose nuove. Ecco, condivido un commento che è appena arrivato che io interpreto come una provocazione, anzi che propongo come una provocazione. Ma siamo certi che anche noi non siamo... Ecco, no? Allora, l'antropocentrismo, che ha tante sfaccettature anche questo, perché si parte dall'antropocentrismo del diritto d'autore, del copyright, così, e secondo me questo aspetto, diritto d'autore, copyright, andrebbe superato, nel senso che siamo di fronte a un nuovo soggetto, che non è o autore persona o autore macchina, ma siamo di fronte a un soggetto nuovo che è un autore evoluto, che è l'unione delle due parti. Poi magari in una situazione pesa di più la macchina e meno la persona, in un'altra situazione pesa di più la persona e meno la macchina. Appunto, quando la persona è un autore, quindi ha un'idea, è quello che dirige. Vi ricordo che sono già uscite delle sentenze che dicono che diciamo, persone che hanno usato intelligenze artificiali possono richiedere il diritto d'autore perché hanno dimostrato di avere
fatto delle scelte tali per cui loro sono autori e non è la macchina. In altre situazioni sono già uscite sentenze in cui dicono che le persone non hanno saputo dimostrare questa cosa. Però questo concetto dell'antropocentrismo con l'intelligenza artificiale mi sembra un tema, in generale, diciamo, uscendo dal copyright delle immagini, mi sembra un tema interessante quantomeno, nel senso che tutta questa roba qui poi alla fine serve a noi persone, no? Nel senso che dovremmo essere noi come dire, gli utilizzatori finali del benessere che questa cosa ci portano e non il contrario, non altre cose. Sì, nel bene e nel male, io credo che più o meno i dinosauri abbiano vissuto milioni di anni sul pianeta e il pianeta non fosse cambiato molto. Noi siamo appena arrivati e lo abbiamo stravolto e speriamo di non distruggerlo. Io penso che sia inevitabilmente antropocentrico perché l'uomo ha delle potenzialità, ripeto, nel bene e nel male, infinitamente maggiori di qualunque altro essere vivente che troviamo oggi sulla Terra, e quindi questi strumenti possono essere usati nel bene e nel male, soprattutto dagli uomini. Quindi credo che dobbiamo ragionare su come l'uomo possa permettere come si dice, alle persone non dotate, non normodotate, mi pare che si dica così. Scusate se non sono sempre politicamente perfetto. Le persone non normodotate di usare queste tecnologie. Se noi sviluppiamo delle tecnologie tutte incentrate sulle persone normodotate, aumentiamo il divario. Se li aiutiamo invece e facciamo in modo che loro possano camminare, parlare, sentire, vedere, miglioriamo la società. E lo stesso vale per i popoli che in questo momento sono tecnologicamente poveri. Se portiamo questa tecnologia a loro in modo tale che la loro agricoltura migliori, che il loro mondo migliori, che la loro sanità migliori, miglioriamo la loro vita. Se le usiamo soltanto noi aumentiamo il divario. Quindi a me sembrano tutte scelte che deve fare l'essere umano in questo momento qui, quindi ad oggi non vedo come non fare un ragionamento antropocentrico su questi strumenti qua, sinceramente. A me è piaciuta molto questa frase qui, questo commento. Uno, perché me lo chiedo spessissimo anch'io e sono d'accordo. E due, è quello che poi ti porta Musk a dire, vabbè, allora stiamo dentro una simulazione, siamo noi l'errore statistico di qualcun altro, tutte ste robe qua. Non lo sai. Cioè, lì la domanda è se c'è coscienza oppure no. E faccio pure un esempio, usciamo sempre dall'IA. Se uno lo guarda sempre solo come statistica, uno può pure pensare che la vita sua sia, ok, ho fatto X lavori finché non mi sono trovato bene, ok, statistica. L'imprenditore ha provato 10 cose e una gli è andata poi bene, statistico. Noi facciamo determinate cose piuttosto che altre, ma è statistica pure quella lì. Se cominciamo a ragionare così, perdiamo la testa, secondo me. Quindi quel commento è giusto, secondo me è giustissimo, però devi mettere a terra, cioè a un certo punto devi pure pensare un attimo, ok, ho una coscienza, vabbè, anima, coscienza, come vogliamo chiamare, cerchiamo di fare qualcosa come genere o come singolo, poi dipende dalla situazione, che ci faccia star meglio, il passettino in più. Secondo me se uno si accontenta di questa risposta qui è tutto molto molto meglio e quindi la tecnologia lo apprezza. È un gradino evolutivo, fai conto, qualcosa del genere. Bella però, molto bella. Beh, diciamo che il tuo volo in mezzo alle opere d'arte, alle varie opere, tutto sommato è arrivato al suo obiettivo, stimolare chiacchiere, approfondire, guardare tante cose diverse, nel senso che non siamo concentrati su un unico aspetto, ma abbiamo seguito il tuo volo attraverso come dire, tante suggestioni, perché poi il tuo volo ha provocato tante domande, no? E a me sembra che la cosa abbia funzionato, perché tutto sommato credo che sia poi lo scopo del libro anche, no? Assolutamente, sì. Far vedere tante cose diverse, ma allo stesso tempo anche stimolare tante domande
che dovrebbe portare alla ricerca di tante risposte, no? O di provare almeno tante risposte. Ribadisco che la maestra è la curiosità. Dobbiamo farci guidare enormemente dalla curiosità ogni volta che sentiamo qualcosa che non conosciamo, capire che cos'è, ogni volta che ci viene un'idea, approfondirla, e quindi dobbiamo farci guidare dalla curiosità che genera domande, non genera risposte, la curiosità. Poi alla fine magari cercherai di darti una risposta, ma la prima cosa che fa la curiosità è farti fare una domanda. Ci deve essere una qualche frase di Leonardo sulla curiosità, perché qualche cosa del mio inconscio, qualcosa mi ricorda una qualche frase che non so citare, L'universale ma curiosità, sì. L'universale ecco, curiosità. È giusto. ecco. C'è Quindi, anche so di non sapere, che era il caposaldo, secondo Ah, me. poi andiamo alla filosofia greca, che è la base di tutto. Sì. Va bene, allora possiamo lanciare anche l'annuncio di una seconda incontro con te? Va bene, grazie. Allora, Canzio è un personaggio molto interessante perché fa tante cose e ci ritroveremo con lui, data la destinarsi, ma ci troveremo con lui a parlare di un argomento diverso, ma molto interessante. Magari più tecnico, più circoscritto, più mirato, però credo altrettanto interessante quanto la chiacchierata che abbiamo fatto stasera e i tanti argomenti affrontati stasera, perché finora abbiamo visto tutte le cose mirabili, l'intelligenza artificiale, siamo qui a ogni mattina ci alziamo, è uscita questa cosa qui, c'è questa cosa qua, facciamo qui. Io ho un pezzo che mi chiedo, sì, ma poi cosa ci faccio? No? Perché faccio delle belle immagini, bellissimo, allora o faccio l'artista e espongo, e allora ha un senso fare delle belle immagini, o se no cosa ci faccio con le belle immagini? Cosa ci faccio con ChatGPT? Cosa ci faccio con... Beh, nel senso, comincio a vedere comincio a vedere una cosa nuova, e cioè dare un senso all'uso di questi strumenti, un senso pratico, nel senso di davvero utilizzare generazione di immagini, cioè GPT, per fare cose utili. Quando vado a fare la chiacchierata nei circoli fotografici, ma l'ho fatta anche qui quando l'ho fatta, vi ho fatto vedere quel selettore di pomodori, no? Quella macchina che fa selezione di pomodori, perché dietro c'è un sistema di machine vision che identifica i pomodori maturi e quelli non maturi e li seleziona. Allora, quello è un esempio pratico di applicazione di intelligenza artificiale. Allora, molto banale perché è molto, molto basico. Noi abbiamo degli strumenti fantastici, stiamo cominciando a vedere delle applicazioni pratiche. Ecco, Canzio ci introdurrà su questo aspetto, nel senso di come davvero questi strumenti questi strumenti fantastici, i chatbot in questo caso, possono essere introdotti all'interno di un mondo industriale, di un mondo aziendale, nel senso per fare cose. Ecco. E secondo me questo è un discorso estremamente interessante, perché davvero è bellissimo, ma c'è bisogno di sapere anche sì, ma cosa ci faccio? Ecco, ci troveremo per questa cosa qui, ci faccio questa cosa. E secondo me sarà una serata molto interessante perché vedremo cose, ecco. Metaforiche, raccontate, slide, però vedremo delle cose, vedremo delle applicazioni pratiche. Credo che sia il momento di cominciare a parlare di questi aspetti. Va bene, grazie, volentieri. Allora, io ti ringrazio per esserti prestato, per essere venuto Io che qui a ringrazio voi. chiacchierare e chi ha seguito. Poi comunque il video quando chiudiamo di 2 minuti più o meno di elaborazione, poi sarà disponibile dentro il gruppo. Lo salvo anche sul mio canale YouTube, quindi può essere condiviso, insomma, c'è la possibilità di condividerlo da più parti. Secondo me è stato un incontro molto interessante perché ci hai raccontato tutto sommato una visione molto larga attorno all'intelligenza artificiale, ecco. Quindi grazie di tutto. Grazie a voi, Saluti. grazie a voi. Grazie mille, Canzio. Ciao. Ciao Marco, grazie Paolo, grazie a tutti. Buona serata. Ciao. A voi.